Ripeto, se non volete spoiler, non guardate la live. Leggerò sul mio quadernino ogni tanto i miei appunti su tutti qua, quindi se mi dovete vedere giusto guardando qua i miei appunti, giusto per vedere se mi dimentico qualcosa, qualsiasi cosa, leggerò. Anche perché ho segnato delle interviste ufficiali al team, quindi ogni tanto proprio vi cito alcune frasi delle interviste, tutto qui. E via. Gioco la versione PS2 da emulatore in full screen. Ho provato a usare una mod che mettesse le texture in HD, ma il problema di quella mod è che rovinava un sacco le cutscene, perché le cutscene sono particolari in questo gioco, vedete, se ne state vedendo una, hanno un filtro un po' sgranato eccetera eccetera, e la mod in HD, per le texture in HD su emulatore, toglieva tutte cose importanti al gioco, quindi l'ho tolta, quindi la gioco in full screen con la mod widescreen, ma non ci sono miglioramenti grafici, cioè in HD, ok? Possiamo iniziare con Silent Hill 4, The Room. Silent Hill 4, The Room, perché questo è il titolo ufficiale di Silent Hill 4. È il titolo più divisivo della serie di Silent Hill, nonché ultimo titolo sviluppato dal Team Silent. Del Team Silent in particolare, da chi è composto, tutto quanto come è nato, ne parleremo quando farò l'ora di Silent Hill 1. Perché ha più senso parlare lì, dove è nato. Ora noi stiamo facendo Silent Hill 4, che è l'ultimo titolo del Team Silent. Lo sviluppo di Silent Hill 4 inizia subito dopo dell'uscita di Silent Hill 2. Quindi nel 2001 è uscito Silent Hill 2 e subito all'uscita hanno cominciato a lavorare a Silent Hill 4. E dovete sapere che in contemporanea, questo si è preso dall'intervista, in contemporanea allo sviluppo di Silent Hill 4, il Team Silent sviluppava Silent Hill 3. Quindi sia Silent Hill 3 che Silent Hill 4 sono stati sviluppati gli stessi anni. Silent Hill 3 è uscito nel 2003, Silent Hill 4 è uscito nel 2004. Però il Team Silent inizialmente nel 98 era questo. Questo era il Team Silent nel 98. Per Silent Hill 4 il team si è ridotto a queste persone. Per lo sviluppo di Silent Hill 4, oltre ad essere ridotto il team di sviluppo, è stato anche ridotto il budget. E questo lo sentiremo nel gioco, ok? Gli unici rimasti. Poi dopo il 4 il Team Silent è stato distrutto dalla Konami, non si sa esattamente per cosa, cioè probabilmente perché Konami non voleva pagarli, anche perché il Team Silent di Silent Hill 1 nasce come team di inetti, cioè proprio gli scartati della società che hanno fatto una roba incredibile. Konami, quindi probabilmente non si sa il motivo per il quale siano stati sciolti, ma probabilmente Konami è perché non voleva pagarli più di tanto. Dal 4 in poi si sa che titoli abbiamo avuto, ecco. Silent Hill 4 è uscito nel 2004, è uscito su PS2, è uscito su Xbox, è uscito su PC ed è anche uscito in Giappone su PS3 nel 2012. Io nemmeno lo sapevo fosse uscito su PS3, cioè era un porting su PS3, ok? Il titolo completo di Silent Hill 4 è Silent Hill 4 The Room. Ha un sottotitolo, The Room. Perché ha un sottotitolo The Room? Beh, perché inizialmente Silent Hill 4 dovete sapere che non doveva essere un Silent Hill. Inizialmente il gioco doveva chiamarsi Room 302, che vedremo che sarà la stanza che cita il titolo The Room. Stanza 302 doveva chiamarsi The Room Silent Hill, quindi sottotitolo Silent Hill, The Room e basta, comunque non doveva essere un Silent Hill. Poi però la Konami ha deciso di inserirlo come titolo numerato della serie, quindi è diventato Silent Hill 4 The Room, però The Room è rimasto comunque, aspettate, vi faccio vedere, The Room è comunque rimasto come sottotitolo. Riprendo le interviste, perché nelle interviste il team, che, piccola parentesi, le persone rimaste sono, ora vi faccio un piccolo elenco, abbiamo Akira Yamaoka, è rimasto come sempre quello che si occupava della musica, delle host, ma in Silent Hill 4 diventa anche producer. Poi abbiamo Suguru Murakoshi, che è un regista e uno sceneggiatore. Hideyuki Fuji si è occupato della programmazione del movimento delle creature e dei fantasmi, vedremo. Masato Akiyama, vari lavori di produzione come la programmazione degli eventi. Poi abbiamo Masashi Tsuboyama, dava indicazioni generali del progetto. John Inoue, progettazione delle creature e soprattutto dei fantasmi, e Naomi Hara, che si è occupata dei design dei personaggi, tra cui il protagonista Henry. Viene chiesto al Team Silent perché il gioco si chiama The Room. Dicono che loro volevano
inserire questo sottotitolo The Room perché volevano evidenziare, volevano rendere chiaro ai fan che Silent Hill si sarebbe mosso in una nuova direzione, un'evoluzione, volevano cambiare il concetto dei Silent Hill. Sempre nell'intervista parlano del concetto del gioco, infatti The Room perché il gioco gira intorno ad una stanza. Hanno voluto comunque mantenere il concetto che abbiamo già visto nei Silent Hill precedenti, ovvero quello della realtà e dell'Otherworld. In Silent Hill 4 mantengono questo concetto, ma fanno girare il gioco intorno ad una stanza, la stanza 302, sì. Quindi già qui parte la prima critica del gioco, non è ambientato a Silent Hill, quindi è un gioco di me. La stanza 302, che sarà fondamentale per il gioco, è uno dei protagonisti, ci sono tantissimi protagonisti in Silent Hill 4, piena di roba, tra cui anche la stanza proprio in sé è una protagonista fondamentale del gioco. In particolare vi cito ciò che ha detto Akira Yamaoka in questa intervista, che dice: la tua stanza / casa è il luogo in cui ti senti più al sicuro, giusto? Bene, e se non potessi uscire da questo posto sicuro? E se fossi bloccato dentro? E se quella stanza fosse circondata dal terrore? Non c'è niente di spaventoso di questo, ha pensato Akira Yamaoka. Questo è il concetto del gioco. Rompere il punto di riferimento che ha il videogiocatore, lasciandolo isolato, lasciandolo sperduto, ok? Quindi ambientando un gioco in una stanza, immaginate un gioco, no, vita normale. Vita normale, qual è il posto più sicuro del mondo? Il posto in cui sapete che... cioè, casa nostra è il nostro punto di riferimento nel mondo. Cioè, non credo che nessuno in chat abbia paura della propria casa, inteso quando usciamo siamo in un luogo che non conosciamo, siamo un po'... magari abbiamo paura che ne so, dell'esterno, perché non sappiamo cosa c'è, ma la nostra casa, e la nostra casa la conosciamo benissimo, poi è il nostro posto sicuro, è la nostra save room. In Silent Hill 4 fanno questa cosa di prendere una save room, che comunque in quegli anni 2004 abbiamo Resident Evil. Noi siamo abituati con il Resident Evil a vedere, hai la cassa degli oggetti, puoi salvare, non ci sono mostri, c'è una musica tranquillizzante, c'è una musica tranquilla che ti rende al sicuro. All'esterno ci sono i mostri, ma la save room è il posto sicuro, ok? In quegli anni funziona così. In Silent Hill 4 cosa fanno? Prendono la save room, che conosciamo da Resident Evil, e la distorgono. Rimuovere i punti di riferimento. Come ha detto Sigmar, distruggere la propria comfort zone. Sempre all'intervista viene anche detto questa cosa del... volevano far emergere gli aspetti realistici e quotidiani del gioco. Nella vita di tutti i giorni ci sono molte cose familiari che vedi spesso che possono suscitare un senso di paura. Con Silent Hill è una questione di quanto senso di vita quotidiana in realtà possiamo far sentire al giocatore. Io adoro questo concetto intanto di Silent Hill 4, che appunto, immaginate, voi siete nella vostra stanza in casa vostra. Cioè, io non credo che in casa vostra vi facciate dubbi sul fatto che... cioè, qualsiasi cosa, cioè, siete abituati alla vostra casa, tutti i giorni è la stessa casa, quindi la mia stanza, questo è il mio letto, questo è il mio armadio, questo è il mio cassetto, e dove sono? Sono sempre lì, sono sempre nella mia stanza, sempre nella mia casa, sempre lì, non è che dici che sono lì, è scontato, per me è scontato che siano lì tutti i giorni, no? Comunque, ecco, sapendo che sono sempre lì le cose, non è che non hai alcun dubbio, cioè, sui mobili che si possono muovere, sono mobili, stanno lì. In Silent Hill 4 fanno questa cosa tutti i giorni, vedi il letto qua, un giorno a caso, completamente a caso un giorno, il letto da così, diventa così. Succede questa cosa in Silent Hill 4, il letto... Ma aspetta, allora, io non ho mai fatto caso al mio letto, perché è sempre scontato che il mio letto stia lì, che sia sempre in quella posizione, no? Perché, cioè, cosa è successo al mio letto? Perché si è mosso il letto? Chi è che l'ha mosso? C'è qualcuno? Cosa è successo? E lì, in quel momento, funziona così Silent Hill 4, ti crea questo terrore, ok? Con un oggetto quotidiano, un oggetto normale, cioè ti fa venire il dubbio che sia successo qualcosa. Ma cosa è successo? Cioè, com'è possibile che si sia spostato il letto se io sono l'unica in casa? Cosa è successo?
Non lo so, ci sono i fantasmi, c'è qualcuno in casa, è lì che parte il terrore. Silent Hill 4 fa questa cosa molto bene, riesce a suscitare terrore con cose molto semplici. Il semplice spostare il letto, il sentire un ticchettio di un orologio, cose piccoline che creano questo terrore. Ritorniamo un attimo però al fatto che Silent Hill 4 doveva essere, cioè il team Silent parla del fatto che con il quarto titolo volevano evolversi, volevano rivoluzionare il titolo. Io quando ho letto questa cosa, quando ho visto il 4, cosa mi è venuto subito in mente? Rivoluzionario 4, 2004, Resident Evil 4. Resident Evil 4 e Silent Hill 4 sono entrambi titoli di quell'anno, di quegli anni, rivoluzionari. Hanno cambiato entrambi le serie. Silent Hill 4 vedremo cosa ha cambiato. Resident Evil 4 cosa ha cambiato? Eravamo abituati a questi primi 3 Resident Evil con la telecamera fissa, con gli zombie che sono la BOW più conosciuta, la Saveroom, tutte queste robe qui, ok? Il 4 invece è stato rivoluzionario, hanno cambiato la camera, hanno cambiato, non ci sono più i zombie, ci sono i parassiti che posseggono i Ganados, quindi non c'è nemmeno più il virus, non sono nemmeno più zombie, c'è il mercante, rivoluzionario. Shinji Mikami in un'intervista proprio ha detto che, piccola parentesi Resident Evil, in quegli anni erano anche usciti Resident Evil 0 e il remake di Resident Evil 1 che hanno fatto dei voti altissimi dalla critica, hanno preso tipo 90 di voti dalla critica. L'unica cosa, sapete, che Shinji Mikami in un'intervista ha detto che sì, hanno dei voti altissimi, ma non facciamo più tante vendite. E quindi Shinji Mikami ha proprio detto che lui pensava, e ci ha visto bene, ecco, ci ha visto lungo, ha pensato che gli zombie, che erano, vabbè, i nemici più conosciuti di Resident Evil, non fosse più una novità, non funzionassero più, e quindi ha cambiato tutto facendo Resident Evil 4. Resident Evil 4 ha accolto benissimo dalla critica. Resident Evil 4 dai voti dalla critica, delle recensioni, c'ha 95-96 di voti, altissimi. Non tutti amano Resident Evil 4, ci sono anche delle persone che lo odiano, va bene, ma in generale per i casual gamer è quello più memorabile il 4, ok? Silent Hill 4 ha avuto questo stesso concetto di rivoluzionare la serie. Ma se vi ho detto che Resident Evil 4 ha avuto come voti 95-96, Silent Hill 1 ha avuto 88, è una media dei voti dalla critica Metacritic, Moby Games, ok? Silent Hill 1 88, Silent Hill 2 89, Silent Hill 3 85, Silent Hill 4 74. Quindi abbiamo 2 giochi simili tra di loro, Resident Evil che fa così e Silent Hill che fa così. Perché? Vabbè, lo scopriremo il perché man mano che giochiamo, perché ha avuto un voto così basso Silent Hill 4. Per quanto mi riguarda, posso dire la mia su questa cosa, che vabbè, credo che sia anche l'opinione un po' generale del gioco. Resident Evil 4 ha avuto dei voti così alto e ha venduto così tanto perché chiaramente, nonostante non abbia una trama incredibile, a livello di gameplay è divertentissimo, un sacco di rigiocabilità, diversificazione degli ambienti, tantissime cose divertenti, il gameplay è divertente, cioè proprio tantissimo. Silent Hill 4 invece ha una trama eccezionale secondo me, la trama secondo me è un po' sottovalutata, merita molto di più, adesso appunto la scopriamo perché ha una trama eccezionale, secondo me magnifica. Il gameplay di Silent Hill 4 è un gameplay, non direi decente, ok, è un gameplay ok, oltre a essere estremamente difficile, ha tante cose che si mettono insieme che rendono il gioco difficile un po' da digerire, ok? A parte che Silent Hill non sono mai stati conosciuti per avere un gameplay chissà che roba, non è mai stato bello, ma Silent Hill 4 riesce ad abbassare ancora di più il livello del gameplay, purtroppo. Migliora delle cose, ma come divertimento diventa ancora meno divertente. Adesso non so voi come la pensate esattamente, però, ripeto, questa cosa perché? Perché il gameplay è brutto? Perché vi ripeto che il team, lo staff già era stato ridotto e anche il budget era ridotto e questa cosa si sente. È stato chiesto al team Silent di spiegare, secondo ognuno di loro, la paura che suscita Silent Hill 4. Vi leggo cosa hanno detto. Allora, Hideyuki Fuji
ha detto: la definirei una paura sbilanciata, il modo in cui i fantasmi sembrano inaspettatamente esseri umani viventi, ma si muovono in modo strano. Quindi paura sbilanciata. Poi adesso i fantasmi li vediamo, sì, comunque è già un'innovazione, la vediamo, ma già li state vedendo però. Masato Akiyama dice: puoi guardare fuori dalla finestra e cose del genere, ma non c'è assolutamente alcun intervento dall'esterno, nessuna interazione. Questa è la paura dell'isolamento. Il protagonista è una vittima unilaterale. Ogni volta che va nell'altro mondo viene attaccato da queste creature anime quiete e non capisce nemmeno cosa stia succedendo. Eppure questa sventura continua a giovare su di lui. Suguru Marakoshi, scusate. C'è una paura dell'anormale, come le cose ordinarie siano un po' fuori posto, quello che vi ho detto prima. È lì che trovi la paura unica di Silent Hill. Il concetto principale che avevamo per la trama era terrore, ma volevamo assicurarci che non si fermasse alla semplice paura. Noi non volevamo che il gioco spaventasse semplicemente, volevamo fornire shock che rimanesse nel tuo cuore, per incorporare qualcosa che andasse oltre la paura. Quindi qui ritorna il concetto del terrore, non è farti cioè non è farti paura sul momento, momentaneo, è una paura che si estende, ok? È una paura che proprio terrore, proprio rimane questa sensazione di terrore. Akira Yamaoka dice: finora credo che l'idea della paura che non si vede sia stata al centro della serie. Qui chiaramente si riferisce al fatto, i primi 3 Silent Hill, c'è la nebbia, non vedi all'interno della nebbia, non vedi molte cose, senti dei rumori ma non vedi. In questo titolo stiamo ritraendo un diverso tipo di paura. La paura di essere inseguiti, ma non sapere cosa ti sta inseguendo. Ecco, qui nell'intervista io qui secondo me non c'è un termine preciso per tradurre questa frase, infatti ho lasciato questa frase così in inglese. Fear of being hunted. Secondo me fa molto più effetto in inglese questa frase. Quindi fear of being hunted, cioè come lo traduci? Perseguitato, osservato, non so, io dal mio punto di vista l'ho trovata più d'effetto in inglese, quindi fear of being hunted. Vi ho detto che Silent Hill 4 è stato sviluppato subito dopo l'uscita di Silent Hill 2, 2001, e in contemporanea al Silent Hill 3. In Silent Hill 2 e in Silent Hill 3 ci sono dei documenti, qualcosa che già ci spoilera un po' di cose di Silent Hill 4, tra cui chiaramente l'antagonista principale di Silent Hill 4, che è Walter Sullivan. Vi leggo il memo. La polizia ha annunciato oggi che Walter Sullivan, che è stato arrestato il 18 di questo mese per il brutale omicidio di Billy Locane e Miriam, sua sorella, questi importanti da sapere, vengono citati in Silent Hill 4 chiaramente, ha commesso il suicidio nella sua cella della prigione questa mattina presto del 22. Secondo la polizia, Sullivan ha usato un cucchiaio in legno per ficcarselo in gola e si è ucciso ficcandosi il coltello in gola in legno. Scusate, un coltello per la zuppa, se l'è ficcato in gola, tagliandosi l'arteria, la carotide. Il tempo che le guardie hanno trovato il corpo, Sullivan era già morto da un'emorragia. Il cucchiaio era ficcato 2 inches, che dovrebbero essere 5 centimetri, nel suo collo. Un vecchio compagno di Walter Sullivan, della sua città natale, Pleasant River, ha detto: non sembrava il tipo di ragazzo che uccideva bambini. No, assolutamente. Ma ricordo che prima che lo arrestassero stava blaterando cose come: sta provando a uccidermi, sta provando a punirmi, il mostro, The Red Devil, il diavolo rosso, questo è anche importante. Perdonami, l'ho fatto, ma non sono stato io. Il compagno poi ha aggiunto: credo che ora che ci penso era un po' pazzo. Poi, sempre in Silent Hill 2 abbiamo la tomba di Walter Sullivan. Questo qui è il cimitero in cui troviamo le 3 tombe di Eddie, Angela e James, e troviamo pure la tomba di Walter Sullivan. Quindi noi sappiamo che Walter è morto in Silent Hill 2. Il quiz dell'ascensore di Silent Hill 2 c'è questa domanda dal presentatore: Silent Hill è stato un luogo di un terribile omicidio un po' di anni fa. Un fratello e una sorella stavano giocando sulla strada quando sono stati attaccati e tagliati a pezzi con un'ascia. Carne, ossa, bla bla bla. Ora la domanda: chi è il nome del killer che ha commesso un atto, questo atto vile? E la risposta è Walter Sullivan, ok? Bram, 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 questa host magnifica. Nuova partita.
Lo giochiamo in facile, ragazzi, perché tanto la Lorraine è concentrata sul gameplay, cioè sulla spiegazione delle varie cose. Pausa. Già pausa, ragazzi. Vi dico che interromperò anche le cutscene. Ecco, la versione emulatore PS2 è anche utile perché posso mettere in pausa proprio... 2 anni fa, Henry Townsend, protagonista del gioco, si trasferì nell'appartamento 302 di South Ashfield Heights, un palazzo nella città di Ashfield. Henry era felice e si stava godendo la sua nuova vita. Qui abbiamo un'introduzione al protagonista, al luogo in cui ha ambientato il gioco. Henry Townsend, appartamento 302, South Ashfield Heights. South Ashfield Heights è il complesso di appartamenti in cui si trova l'appartamento 302, The Room 302. È un complesso di appartamenti di 3 piani, pensate, fatto a U, gli appartamenti sono fatti a U, situato ad Ashfield. È ambientato ad Ashfield. Ashfield è una città che dista a 12 ore di macchina da Silent Hill. Quindi siamo ben lontani, ok? Ok. Ma da 5 giorni sta succedendo qualcosa di molto strano. Ogni notte Henry, che poi è scritto male Henry, si chiama Henry. Però vabbè, Harry e Henry sono nomi simili. Il gioco fa questo errore di traduzione, ma Harry e Henry sarebbe Henry. Il protagonista di Silent Hill 4 è Henry Townsend, non Harry scritto così, ma vabbè. Ogni notte Henry fa lo stesso identico sogno. Oh, e c'è dell'altro. Non riesce più ad uscire dall'appartamento 302. In che senso? In che senso non può uscire? È stupido? Adesso lo vediamo. Cioè, uno che legge sta frase dice, ma in che senso? Ma il gioco già inizia. Il gioco già inizia all'interno della stanza 302 e la prima cosa che notate chiaramente è che il gioco è in prima persona. Non tutto il gioco è in prima persona, la sezione nella stanza è in prima persona, quindi già vediamo la prima innovazione di Silent Hill 4, la prima persona. Perché la prima persona? L'intervista dicono chiaramente che serviva per immergere al massimo il giocatore all'interno della stanza 302 e secondo me perfetta la prima persona nella stanza. Funziona magnificamente, secondo me. Appunto, come se il giocatore ci vivesse davvero all'interno della stanza 302, ok? Qual è l'altro Silent Hill in prima persona che ricordiamo, ragazzi? Potete ricordarmelo in chat. PT, perché Kojima ha preso le cose belle di Silent Hill 4 e le ha messe nel suo gioco, ma vabbè, vedremo man mano anche qui cosa è stato ripreso da Silent Hill 4 in PT. Arcade. Ah, vero, anche arcade, è vero, hai ragione. Qui ci troviamo nella stanza, ragazzi. Cos'è questa stanza? Guardate la stanza. Credo che vedete che la stanza non è enorme. Sono dimenticata di questo suono. È coperta di sangue e ruggine, ok? Allora, fan di Silent Hill, appena vediamo questo scenario tutto rugginoso, rosso, Otherworld. Noi iniziamo il gioco in prima persona, già in nella stanza completamente nell'Otherworld. Comunque tutta infestata, vedete, da ruggine, bla bla bla. Però, ok, osserviamo un po' le cose in giro, no? Questo è il mio appartamento. Ma che diavolo gli è successo? Questo appartamento, ma è davvero il mio appartamento? È in condizioni pietose, l'aria è così pesante mi fa male la testa. Non lo so, ragazzi. Questo è il mio letto. Bene, osserviamo un po' la stanza, osserviamo un po' questa stanza, ragazzi. Da dove è venuta questa grossa TV? Pensavo di avere un registratore qui. Cos'è questo? Non voglio neanche sapere che cos'è.
Perché Harry non riconosce niente nel suo appartamento, oltre che, vabbè, tutto in un Otherworld. Queste scarpe non sono neanche della mia misura. Che strano. Che cos'è questa foto? È tutta sbiadita, non riesco a vederla bene. No, non guardarla! Che impressione, sembra una faccia. Une faccia. No, aspetta, però io non volevo guardarlo. Fammi un attimo. Guardiamo prima questo quadro. Chi è questo tizio? Chi è questo tizio? Per chi non lo sapesse, questo è il protagonista del gioco. Questo è Henry Townsend. Ma che vuol dire? Che il gioco inizia con... Noi pensiamo Henry guarda un suo quadro e dice: ma chi è questo tizio? Cioè non sa come è fatto se stesso? Perché il gioco inizia già con un plot twist. Allora, Harry sta facendo da 5 giorni lo stesso sogno, e questo è lo sogno che stiamo facendo. Ma lui non è il protagonista del suo sogno. Il protagonista del sogno, questa persona in prima persona con cui stiamo giocando, è una persona che è stata citata in Silent Hill 3, insegnando disperazione. Importantissimo, disperazione. Hope House. La Hope House è un orfanotrofio alla periferia di Silent Hill, ma dietro questa falsa immagine c'è un posto dove i bambini sono rapiti e viene fatto il lavaggio del cervello. La Hope House è gestita dalla Silent Hill Smile Support Society, una organizzazione benefica, alcune volte chiamato 4S. È vero che la 4S è un'organizzazione benefica molto rispettata che prende i bambini poveri senza case e li fa crescere con la speranza. Ma nella sua essenza è un'organizzazione pagana che insegna il suo dogma perverso al posto dei buoni valori religiosi. Mr. Smith, non so che diamine significa, che vive vicino alla Hope House, aveva questo da dire. Alcune volte la notte posso sentire le loro strane preghiere e il suono dei bambini che piovono, che piangono. Sono andato lì per lamentarmi una volta, ma mi hanno cacciato. Da allora non è cambiato nulla. Infatti questo reporter, cioè questo che sta scrivendo questo è un pezzo di un articolo di giornale. Infatti questo reporter, questo giornalista gli è stato negato l'accesso gli è stato negato il permesso quando ho provato a fare delle foto all'interno di questo edificio. Cosa hanno esattamente queste persone della Hope House da nascondere? Durante le mie investigazioni sono riuscito a scoprire comunque questo è importante anche, un edificio sospetto a torre circolare che pare essere parte dei loro edifici. Sfortunatamente nessuno voleva dirci a cosa servisse la torre, ma non sembra che fosse utilizzata per crescere gli orfani. Potrebbe essere infatti una prigione o un posto di culto. La religione, il culto religioso che opera nella Hope House è conosciuto dai locali come l'Ordine. È una religione che, vabbè, nasce un po' con la storia di Silent Hill, ma i suoi devoti pensano che pensano di essere tra i prescelti, ha un lato oscuro e pericoloso. Intendo continuare la mia investigazione sulla Hope House e il culto dietro di esso. Ho sempre creduto che dire la verità, l'intera verità, e mostrare ai bambini la vera via è il nostro compito più importante. Joseph Schreiber. Perché vi ho parlato di questo Joseph Schreiber? Perché Joseph Schreiber, ragazzi, è la persona con cui stiamo giocando adesso nell'incubo di Harry. Ecco perché non riconosciamo questa persona nel quadro, perché non siamo Harry, siamo Joseph Schreiber. Ma chi è Joseph Schreiber? Intanto è un giornalista, ok? Ha fatto questo articolo di giornale in cui investiga su questo orfanotrofio Hope House gestito dall'Ordine, roba strana, bla bla bla, e investiga su quello.
Poi Schreiber, piccola curiosità, Schreiber è una parola tedesca, un verbo tedesco che vuol dire scrivere, quindi vabbè, che vuol dire giornalista, scrivere, scrittore, questo era un po' il nome del tizio. Joseph Schreiber, ma chi è Joseph Schreiber? Cioè, io devo già dirvi chi è, ragazzi, perché sennò non capiamo niente, quindi Joseph Schreiber era il vecchio proprietario della stanza 302, prima di Henry Townsend. Henry Townsend vive da 2 anni in questo appartamento, prima di questi 2 anni c'era questo Joseph Schreiber. Lo approfondiremo più avanti, ma vi basta sapere questo. Questo è già il plot twist del gioco. Però Joseph Schreiber è importantissimo, come personaggio è importantissimo. Tutti i personaggi del gioco sono importanti. Ironicamente quello meno importante è il protagonista, che giochiamo noi, Harry. Tutti gli altri sono ben caratterizzati, ma... cioè più caratterizzati, ma... Joseph Schreiber, ricordatelo perché è importantissimo, anche perché è definito un falso protagonista del gioco di Silent Hill 4. Qui abbiamo un libro. È un pezzo di un vecchio libro illustrato. C'era una volta un bambino collegato alla sua mamma attraverso un magico cordone. Anche questo qui è importantissimo per la trama. Bambino, madre, cordone ombelicale. 3 elementi molto importanti della trama che vedremo citati tantissime volte, ma il tema principale è questo. Quindi un bambino collegato a sua mamma con un cordone magico. Cordone magico chiaramente il cordone ombelicale, okay, che collega madre a figlio, okay, nell'utero. Ma un giorno il cordone fu tagliato e la madre cadde in un sonno profondo. Il bambino rimase tutto solo. Il bambino fece molti amici nella Wish House. Allora, in Silent Hill 3 si parla della Hope House e qui Wish House sono lo stesso edificio, che probabilmente è un errore di traduzione, Hope House e Wish House, ma sono lo stesso edificio, ok? E in tutti e 2 i modi si riferisce sempre allo stesso edificio, l'orfanotrofio. Wish House e Hope House, in Silent Hill 3 è chiamato Hope House, in Silent Hill 4 Wish House. Forse o l'hanno cambiato poi nel 4 hanno deciso di cambiare nome, o comunque un errore di traduzione dal giapponese. Il bambino fece molti amici nella Wish House. Il bambino sarà Walter Sullivan. Ok, quindi Walter farà parte del culto della Wish House, verrà fatto il lavaggio del cervello, come abbiamo letto nel giornale, prendono i bambini, fanno il lavaggio del cervello, robe strane dall'ordine, bla bla, e Walter, noi sappiamo, questo bambino è Walter, è stato diviso dalla madre ed è rimasto orfano ed è stato poi, adottato dalla Wish House. E tutti erano molto gentili con lui, il bambino era felice. Qui è strappato, non posso leggere oltre. Bene. Qui abbiamo un po' di introduzione a tutto il gioco. E poi qui abbiamo un quadro anche molto importante. Chi sono tutte queste persone? 21 persone. Non può essere. Che ci fanno qui? Questo quadro è importante. 21 persone. 21 persone. Joseph Schreiber stava indagando alla Wish House sull'ordine. E lui vedremo man mano nel gioco che ha scoperto tante cose. Tra cui Walter Sullivan. Indagherà anche su Walter Sullivan. Noi sappiamo da Silent Hill 2 che Walter Sullivan è morto, però... vediamo, è morto davvero? Cosa è successo? C'è un clone, bla bla bla, vedremo. E ora, questa nota che abbiamo letto del madre e il figlio ci spoilera un po' ciò che vuole fare Walter. Walter, molto semplicemente, poi lo approfondiamo, vuole ritornare da sua madre. Per ritornare da sua madre, da questo culto nella Wish House, scopriremo che è stato indottrinato, è stato influenzato sul fatto che lui dovesse uccidere 21 persone in modo che sarebbe riuscito... cioè facendo questa cosa qui, sarebbe riuscito a ritornare da sua madre. Approfondiremo dopo questa roba delle 21 vittime, ok? Vi basti sapere per ora 21 vittime. Walter deve uccidere 21 persone. Quindi Walter è vivo. Vediamo. Allora, qui abbiamo visto un bel viso, abbiamo visto una faccia sul muro, molto, molto ansiogeno. Bene, proviamo a uscire dalla stanza.
mettere in pausa. Finisce la cutscene qua praticamente, poi c'è lo stacco. Ma qui un fantasma. Un fantasma. Già dall'intervista ci hanno spoilerato che le nuove creature aggiunte in Silent Hill 4 sono i fantasmi, che io adoro. E infatti nell'intervista si parla proprio dei fantasmi che proprio loro... È la prima volta che vengono aggiunti, intanto. Ansiogenissima sta scena, vero? Con tutto questo specie di found footage, tutto con il filtro, la sgranatura, fa molto paura. Le cutscene in questo modo fanno molta paura. E secondo me sono le cutscene migliori di tutti i Silent Hill, questo stile delle cutscene, sono molto ansiogene. Ripeto, found footage un po' capito così... È molto giappo, sì, perché i fantasmi sono un'aggiunta in Silent Hill che riprende chiaramente il folklore giapponese. Sapete quanto i giapponesi credono ai fantasmi? Poi non so se vi ricordate quando ho parlato un po' di Fatal Frame. Fatal Frame è un gioco di fantasmi, survival horror. Dovete sapere che durante lo sviluppo di Fatal Frame ci sono un sacco di cose interessanti, perché i giapponesi credono ai fantasmi, credono di essere maledetti e tutto quanto. In Fatal Frame il team che creava il gioco erano così influenzati da questo folklore giapponese, questa credenza sui fantasmi, che addirittura hanno fatto dei rituali di purificazione al team di Fatal Frame. Ci sono delle testimonianze, poi non so se sono vere, però dicono così, che molte persone che lavoravano a giochi di Fatal Frame dicevano di sentire dei passi mentre lavoravano da soli, dicevano di sentire dei rumori strani, dicevano di vedere dei fantasmi con dei capelli lunghi, dei capelli neri lunghi, che sono una caratteristica tipica degli Yurei Onryo. Capelli lunghi, neri, tutto nella loro mente. Sì, penso anch'io, però secondo me, capito, queste piccolezze aggiungono un po' di curiosità al gioco, secondo me. Io non credo ai fantasmi, ma mi affascinano molto. Questi fantasmi che fanno parte delle leggende giapponesi, no? E nell'intervista dicono anche che pensavano che non ci fosse niente di più spaventoso di essere attaccati da un essere umano. Beh, non sono degli esseri umani i fantasmi, però hanno le sembianze, le vediamo in Silent Hill 4, hanno le sembianze di un essere umano. Ce l'abbiamo visto come sta, fluttua, però ok, ha le sembianze umane, ok, un'anima, ok. E nell'intervista ci viene anche detto che le creature provengono dalla mente del subconscio di Walter. I fantasmi sono le persone che Walter ha ucciso. In realtà devo dirvelo per forza questa cosa in anticipo. I fantasmi che vedremo nel gioco sono le vittime che ha ucciso Walter. Posso anche dire che i fantasmi hanno tutti una loro personalità, ok? Mi piace un sacco che i fantasmi non è che sono fantasmino bianco, Casper. No, proprio tutti i fantasmi che vediamo delle vittime, che dovrebbero arrivare a essere 21, quindi sono tantissimi, ok? Cioè, 21 personaggi, capite quanti personaggi che ha Silent Hill 4, sono poi anche ben caratterizzati, quindi c'è tanta roba da dire. Unici tra di loro, tutti hanno un loro outfit particolare, cioè comunque si riconoscono, ok? Poi in realtà in questa scena adesso stiamo vedendo che Joseph viene attaccato da un fantasma. Cosa succede? Ora poi adesso finisce la cutscene, quindi ci lascia un po' con questa... cioè non ci lascia un po' così, come dire, siamo morti, ma probabilmente Joseph è morto da un fantasma che lo attacca, ok? E poi tutta la stanza, vediamo che era tutta rossa, c'era qualcosa che non andava, ok, nella stanza di Joseph. Questa che vediamo è una vittima di Walter Sullivan. Ma chi è? Questa che vediamo è la prima vittima in assoluto di Walter Sullivan. Ed è esattamente Jimmy Stone. Jimmy Stone era un prete di Valtiel. Vabbè, Valtiel, ne parleremo anche di questo più approfonditamente in Silent Hill 1, perché c'entra più con Silent Hill 1. Vi basti sapere che è un prete della setta di Valtiel. Valtiel sarebbe tipo colui che sta vicino a Dio, ed era anche un boia, un carnefice, ok? Valtiel, che deve proteggere il dio, ok Derek, grazie per la precisazione, scusami, anche perché Valtiel non l'ho approfondito perché secondo me è più un concetto di Silent Hill 1, quindi volevo solamente citarvelo in Silent Hill 4, quindi scusate per l'incorrettezza, però Jimmy Stone è stato citato in Silent Hill 2, lo sapete? Mentre leggevamo il memo del giornale in cui si parla di Walter che ha ucciso i 2 bambini, vi ho messo l'accento su
Diavolo Rosso, perché Jimmy Stone era chiamato anche The Red Devil, il Diavolo Rosso. Diavolo Rosso perché i preti dell'ordine, della setta di Valtien, fa parte dell'ordine, ok, del culto sempre religioso dell'ordine, indossavano un cappello a piramide, triangolare, rosso. No, Red Devil non è Paramide. No, Red Devil è Jimmy Stone. Veniva chiamato Diavolo Rosso perché aveva questo cappello da cerimonia rosso triangolare. Triangolare cosa ci viene in mente? Pyramid chiaro, perché Pyramid è un boia. Pyramid, l'estetica di Pyramid è ripreso sempre da questi preti. Diciamo, l'elmo che ha Pyramid triangolare è ripreso dal copricapo che hanno questi preti. Erano anche dei boia, degli esecutori. Pyramid è un boia, quindi capito il collegamento. È stato ucciso da Walter Sullivan all'interno della Wish House dell'orfanotrofio con un colpo sparato in testa, ed è appunto il primo fantasma che vediamo, prima vittima in assoluto di Walter, e finisce qua. E finisce qui, questa è l'intro con questa bellissima host. Questo gioco già veniva chiamato Red Pyramid. No, Red Pyramid sì, perché riprende l'outfit di questi preti. Bellissima Roma Vengeance. C'è una foto nelle prigioni del 2 che li raffigura. Ah sì, mi sembra di sì. Origins l'ho giocato una volta, quindi probabilmente non l'ho notato. Sera Biome. Grazie, ora la parte difficile forse è un po' andata adesso, perché l'intro era la parte più complicata, perché era più difficile dividere le cose per darvi l'introduzione giusta, per farvi capire tutte le varie cose, e spero di esserci riuscita. Eccolo, Henry Townsend. Oh man, what a dream. Henry Townsend, vabbè, sì, ora giochiamo con Harry, veramente, con lui. Oh. Aspettate. Parleremo di Henry, tranquilli. Hello? Help me. What? The cord's cut. Ok. Con Harry iniziamo subito la nostra stanza. Già vediamo che è diversa dalla stanza che abbiamo visto nell'incubo. Però da 5 giorni che facciamo quell'incubo lì, in cui Joseph viene ucciso da questo fantasma. Noi chiaramente non sappiamo, cioè se non abbiamo mai giocato il gioco non sappiamo chi è quello nel sogno. E Harry pensa di essere lui quello ucciso dal fantasma, ok? Vedete, è tutta diversa, normale, ok? Il telefono è staccato, ma ci ha chiamato qualcuno, una voce che sentiremo molto presto, che ci dice di aiutarla. Allora, ci siamo svegliati nella stanza, anche qui in prima persona, ripeto, tutte le volte che siamo nella stanza in prima persona. Poi negli Otherworld vedremo che è in terza persona, ma possiamo capire qualcosa su questo Henry Townsend guardando un po' i quadri, guardando un po' i mobili in giro, ok, piano piano. Però, prima cosa, Henry Townsend, cosa vuol dire? È un nome che vuol dire due cose particolari. Harry vuol dire home ruler,
quindi padrone di casa. Invece Townsend vuol dire fuori dalla città, quindi padrone di casa fuori dalla città. Questo nome non è casuale, vedremo, non è casuale questo essere padrone di casa fuori dalla città. Ok, però esploriamo un po'. Ah no, prima di esplorare in realtà devo dirvi un'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi prima durante l'introduzione, è che io ho visto un video recensione di un ragazzo di Silent Hill 4, ho guardato un po' di recensioni per confrontare un po' le idee, alcune cose, e ho visto una cosa molto particolare che forse molti di voi non la io non la sapevo. Praticamente in questo video c'è questo ragazzo che dice: quando è uscito Silent Hill 4 nei GameStop nel 2004 è stato fatto un errore gravissimo di stampa. Ecco, vi faccio vedere la stampa che era stata distribuita all'interno di questo GameStop. Ditemi cosa vedete di strano. Cosa vediamo di strano in questa stampa di Silent Hill 4? Questa qui è vero, cioè è vera questa cosa. È vera questa è vero questa copertina. Praticamente in questo video questa persona racconta che in questo GameStop erano pieni di scaffali con questa copertina. Silent Hill 4, però il titolo di Silent Hill 3. C'è Jimmy Stone sulla copertina, dietro abbiamo, ok, secondo me è una copertina un po' brutta, però beh, questa copertina, questa cosa è reale, se cercate su internet lo trovate, l'ho scaricata da Internet Archive, potete scaricarlo, ok, potete poi vedere, c'era scritto da dove è estratto, ok, è reale questa cosa. E questa persona nel video fa anche vedere che lui era piccolino e si era accorto subito dell'errore, ok? E aveva detto questo youtuber che lui aveva rubato una copia di questo Silent Hill 3, Silent Hill 4, vabbè, e se l'è portata a casa. Infatti nel video lui fa vedere la sua copia originale con questa copertina dicendo, cioè mostrandola appunto, fa vedere che era reale. Ed è stato un errore gravissimo, gravissimo, gravissimo. E poi è stata tolta, però credo che sia molto rara. In realtà cercando su internet non ho visto nessuno che la vende, però sì. In realtà un'altra cosa che non vi ho citato, che però è anche importante, è che Silent Hill 4 è il primo titolo di Silent Hill ad essere classificato PEGI 18. Silent Hill 1, 2, 3, 4 sono stati classificati tipo PEGI 16, 17, in Germania tipo 18, vabbè, Silent Hill 2, però in generale 15, 17, 16... Silent Hill 3 15 anni e Silent Hill 4 invece è il primo titolo Silent Hill ad essere classificato PEGI 18, quindi mature. Esploriamo un po' l'appartamento, che adesso vediamo che è normale, un po' grigiastro però. E quel lago a Silent Hill, andai lì in visita qualche anno fa. Allora, qui riprendiamo un attimo l'intervista di nuovo in cui parlano di Henry Townsend. Allora, nell'intervista dicono questa cosa: ecco, per il concept del gioco volevamo far emergere gli aspetti realistici e quotidiani del gioco. Harry è un personaggio con niente di speciale. Hanno voluto enfatizzare il fatto di come sia un uomo che può trovare ovunque, che per caso vive in questo appartamento comune. Questa frase è quello che hanno detto nell'intervista per il concetto del gioco, ma io ho subito pensato, Harry non può essere una persona normale se dai quadri sappiamo che è stato a Silent Hill. Cioè, almeno, secondo il mio punto di vista, nonostante l'intervista dico che è un uomo normale, un uomo che si trova qui per caso, ma secondo me Harry non si trova a caso in questa stanza. Vedremo altre frasi simili che ci fanno capire, ma allora non si trova a caso in questo posto, cioè non è possibile. Allora, e quel lago a Silent Hill, questo qui è il lago Toluca, andai lì in visita qualche anno fa. Quindi Harry è stato a Silent Hill e già mi piace questa foto perché cattura tutta la bellezza e la tranquillità della vegetazione del lago. L'ho appesa al muro subito dopo aver traslocato qui. Okay, è il primo quadro che appende il quadro di Silent Hill, Henry Townsend. Hello Thanatos. Ok, altri quadri. È solo una foto scattata di fretta nel centro di Silent Hill. È una bella cittadina turistica a circa mezza giornata d'auto da qui. Vabbè, perché qui è ambientato ad Ashfield, che mette mezza giornata d'auto da Silent Hill. Ashfield comunque si trova negli Stati Uniti.
È una foto del faro vicino al lago di Silent Hill, è un po' isolata come meta turistica, ma è un ottimo posto per riposarsi e risanare lo spirito. Silent Hill, ok. Questa è una foto della chiesa che trovai durante la mia visita a Silent Hill. Per qualche ragione sono stato rapito dalla sua bellezza e ho fatto questa foto. Allora, ecco, nonostante le interviste dicono che sia casuale in questo posto, secondo me non può essere casuale. Ripeto, Harry si trova in questo posto, non casualmente. Utilizzare una frase come sono stato rapito da Silent Hill, sapendo noi che Silent Hill attira le persone a sé, cioè richiama, capito? È strano, cioè è strano dire che Harry è una persona casuale, capito? Sì, tutto pieno di Silent Hill, però è una persona casuale, Harry. Comunque dai quadri vediamo che è un fotografo, Harry. A Harry piace, capito? Non si fa i selfie, Harry, non piace essere lui il protagonista delle foto, piace fotografare il paesaggio, quindi altre cose, ragazzi. Devo far vedere altri quadri. Questo quadro. Questa è una foto dell'esterno di South Ashfield Heights, vedete che è fatto a U, questo il complesso di appartamenti. La facciata del palazzo mi ha subito attirato, e anche la vista da questa finestra. Quando traslocai qui 2 anni fa, avvertì quasi una sorta di richiamo. Sì, non c'è più qui la sua foto, esatto. Avvertì quasi una sorta di richiamo. Capite che questa frase non è casuale. Il richiamo si utilizza per la città di Silent Hill, ok? Harry ha sentito una specie di richiamo all'interno della stanza 302, che vediamo sarà una stanza molto particolare. Ripeto che secondo me non è casuale che Harry sia in questo posto. Poi, questa foto me l'ha data Frank Sunderland, il custode qui a South Ashfield Heights. Allora, intanto questa foto, se vi interessa, è Venezia, è il paesaggio di Venezia. Però ecco un'altra cosa importante, questa foto me l'ha data Frank Sunderland, il custode qui a South Ashfield Heights. Frank Sunderland è il padre di James Sunderland, padre del figlio che ha ucciso la moglie, e ha dato a noi un quadro. Cioè, capite quante cose strane ci sono in questo appartamento già prima di iniziare tutto quanto? Ok? Comunque, Frank Sunderland sì, è il custode di tutto il complesso degli appartamenti, lui è il capo, il sovrintendente, e vabbè, vedremo. È anche molto importante Frank Sunderland. Abbiamo, non c'è l'elettricità, quindi anche se premo non succede niente. Ah sì, qui non sta accendendo niente, non va niente, qui è tutto scollegato. Pochi giorni fa l'alimentazione della mia TV e il mio videoregistratore si è interrotta da quando ho cominciato ad avere quegli incubi. Però quello che possiamo fare all'interno del nostro appartamento e guardare fuori dalla finestra, e c'è una signorina. Coincidenze? Io non credo. Fate ben caso a questa signorina. Fate ben caso a questa bellissima signorina, ragazzi, davanti alla metro di Ashfield, di South Ashfield. Ok. Che la incontreremo molto presto. Ok, vediamo anche il suo modo di fare, vediamo un po'. Modelli PS1, ecco. Una cosa che adoro di Silent Hill 4, ragazzi, è poter guardare fuori dalla finestra e vedere cosa fanno le personcine fuori. Ok? Un po' spazientita. Adoro questa cosa, guardate un po'. Si può vedere fuori, guardate, possiamo vedere, questo qua davanti è sempre l'appartamento, perché è fatto a U, quindi noi vediamo davanti a noi. Guarda qui. Ogni volta che si guarda fuori, gli omini negli appartamenti fanno cose diverse, ok? Abbiamo lì un numero di telefono che potremo chiamare. Vedete, vediamo l'hotel, South Ashfield, ristorante Fuseli, che, vabbè, dovrebbe essere italiano. Vediamo lì le persone, guardate le macchinine che si muovono, tante persone che camminano, bla bla bla. E noi siamo nel nostro appartamento da soli. Bene. Un attimo però. Una foto di me da bambino e una di quando ho preso la maturità. Che bravo, Harry, let's go. Sì, guardiamo prima questa porta, ma... se adesso lo chiamiamo il numero di telefono. Ecco cosa vuol dire non può uscire dall'appartamento. No, ecco cosa vuol dire non riesce a uscire dall'appartamento, perché c'ha delle catene all'interno. Sono 5 giorni che ho questo incubo ricorrente. Da allora non riesco ad uscire da questo appartamento. Iconica la porta, sì sì. Il telefono non funziona, la TV non funziona e quando grido nessuno mi sente. All'improvviso il mio mondo è impazzito.
La mia porta è incatenata e le finestre sono chiuse ermeticamente. È come se non bastasse, qualcuno ha incatenato la porta dall'interno. Come farò ad uscire di qui? Non uscire, Walter. What the hell? Le reazioni What's di... going on here? Oh. Baba Cule. Ah! Elin Galvin dalla porta accanto. Iuh! Eccomi! Oh man. Hope my luck changes before the party. Con calma un attimo le cose. Siamo chiusi all'interno del nostro appartamento da Walter, perché ha scritto Walter, non uscire Walter. Dall'interno ci ha chiuso Walter, quindi Walter è in casa nostra? Che ansia sta cosa. Ok che siamo all'interno della nostra stanza, quindi è un posto sicuro. Ma siamo chiusi dentro. E poi da 5 giorni che facciamo sogni strani, le finestre non si aprono. Già... Capito? C'è già questa sensazione di terrore all'interno della stanza, ok? Comunque abbiamo visto adesso Lynn che deve andare ad una festa. A Lynn ne parliamo un po' meglio dopo comunque. Però dallo spioncino, che è importante guardare lo spioncino, vediamo delle mani su questo muro. Sono esattamente 15 mani. Fateci caso. Niente, vi basta solamente un attimo fare caso alle 15 mani, ok? Che cosa è stato? Andremo a vedere dopo. Di andare a sentire il buco. Dobbiamo già parlare di altre innovazioni in Silent Hill 4. Importanti. Poi abbiamo delle robe anche da leggere per terra. Prima cosa, c'è una cassa. Armi e altro. Cassa. Cosa ci viene in mente se c'è una cassa delle armi? Resident Evil. Poi, cosa abbiamo? Abbiamo un salvataggio all'interno della stanza. Ok. Questo è l'unico salvataggio che abbiamo nel gioco. Un'altra novità di Silent Hill 4, cioè modifica, è che in Silent Hill 4 c'è solo un unico punto di salvataggio ed è questo. Quindi, perché il gioco ha il gameplay di fare questo avanti e indietro tra stanza, quindi si salva qui. Se si vuole salvare si va sempre nella stanza, in quest'unico punto di salvataggio. Poi c'è una cassa degli oggetti. Tipo, qui abbiamo una radio. And on a lighter note, we have a new addition to the zoo. Last night at 3 a.m., a female baby tiger was born, and both mother and child are reportedly doing just fine. Vabbè, la radio ogni tanto ci dice delle cose interessanti, però qui è importante, non è una cosa casuale, perché qui è parlato di madre e figlio, il tema ricorrente. C'è una radio, un'altra modifica che hanno fatto in Silent Hill 4, la radio, Silent Hill 1, 2, 3, la radio è un oggetto che teniamo nell'inventario, che ci avvisa se il nemico è vicino. Ecco, in Silent Hill 4 hanno reso la radio come oggetto di decorazione e da metà gioco vediamo cosa servirà esattamente. Per ora funziona, ci dice delle frasi così, un po' di cose interessanti le dice, si può attivare bla bla, ma vedremo man mano. Comunque un'altra modifica che hanno fatto. La cassa, perché c'è la cassa? Perché un'altra novità del gioco è che c'è l'inventario limitato. Vedete le forcette lì? Ci sono... non so quanti slot, 8 forse, 8 slot limitati. Sappiamo già che c'è da fare anche, oltre un avanti e indietro, già di base nel gioco c'è un avanti e indietro tra oggetti da posare, oggetti da prendere. Ok. Questa cos'è? Mamma, perché non ti svegli? E leggiamo anche questo. Un ritaglio, ce ne sembra scritta parecchio tempo fa. Tramite il rito della Sacra Assunzione, importantissimo, lo approfondiremo un po' più avanti, lui, Walter, ha creato un mondo. Questo esiste in uno spazio separato dal mondo di nostro Signore. Più precisamente è dentro, ma anche senza il mondo del Signore. A differenza di quello di nostro Signore, questo è un mondo altamente instabile. Porte e muri a sorpresa, pavimenti che si muovono, strane creature, un mondo che solo lui controlla. Chiunque è ingoiato da questo mondo vi rimane per l'eternità, come non morto. Come uno spirito in una dimensione da incubo. Come può nostro Signore consentire un tale abominio? Questa parte del libro è troppo danneggiata ed è illeggibile. Questo piccolo ritaglio ci fa capire ora che il Walter, tramite questo rituale della Santa Assunzione, che approfondiremo un po' più avanti, basta un attimo citarlo, ok? Walter ha creato un altro mondo.
l'Otherworld, che adesso visiteremo, ok? Visiteremo gli Otherworld, che è appunto è una dimensione separata dal nostro Signore, quindi è una dimensione da incubo. Come tutti i Silent Hill già conosciamo cos'è un Otherworld, ok? È importante viaggiare leggeri in quel mondo, chi trasporta un fardello troppo pesante se ne pentirà. Questa frase è per dire che, dato che l'inventario è limitato, non portate troppa roba perché poi non hai spazio, ok? Vuol dire questo, il gioco ci dà questo consiglio. Possiamo fare già un'altra cosa, oltretutto qui. Possiamo aprire il frigo e prendere il latte al cioccolato. Guardate il frigo vuoto. Vino e latte al cioccolato. E lo possiamo mettere nella cassa. Facciamo che lo mettiamo nella cassa, ok? Yay. Ah, guardiamo anche le scarpe, già che ci siamo. Le mie scarpe, non bisogna di cambiare adesso. Ok, le mie scarpe, ok. Comunque vi siete chiesti che da 5 giorni che noi siamo chiusi nella nostra stanza e nessuno ci è venuto a cercare? Questo dice molto sul personaggio di Harry. Teniamolo bene a mente questa cosa. 5553750. Prima chiamare questo numero. Quel rumore, che cos'è stato? Oh. E il telefono è staccato, ragazzi. Bene. Adesso vedremo meglio il carattere di Harry man mano che adesso interagiamo con altre persone nei vari mondi. Però guardiamo questo colore. Fateci caso, cioè non c'è niente di particolare in questo appartamento. Dici, boh, ci sono delle poltrone, la TV, la cucina. Cioè non c'è niente, capito? È molto semplice come appartamento. E anche i colori in realtà sono tutti sui grigi, così. Depressione, un po' depressione. Comunque, l'appartamento rispecchia molto bene il personaggio di Harry, fateci caso. Ora, andiamo a vedere il rumore che abbiamo sentito un attimo nel bagno. Oh, shit. What the hell? Somebody in there? I wonder if I can get out this way. Ok. Un buco nel nostro bagno. E mica questo il buco da cui è arrivato Walter che ci ha chiuso dentro. Comunque può essere una via d'uscita, si chiede Harry. Sentiamo delle voci di bambini, ok. C'è anche un tubo d'acciaio qui, prendiamolo, che beh è un'arma, prendiamola, possiamo equipaggiarla. Comunque sì, guardate il bagno è molto alla PT, vero? Cioè, questo bagno è molto alla PT. Ma perché ragazzi, PT, Kojima è stato molto bravo a prendere le cose che hanno funzionato molto bene in Silent Hill 4 e riportarle nel suo gioco. E secondo me ha funzionato molto bene, ok? È stato un genio Kojima, ok? È riuscito, capito, Kojima è riuscito a cogliere un titolo molto criticato e è riuscito ad apprezzarlo in qualche modo, ok? Con questo bagno, sì. Adesso vediamo. Comunque c'è un buco. Dato che siamo chiusi dentro nella nostra stanza, l'unico modo di, niente, fare qualcosa è cioè entrare in questo buco molto strano, cioè... Quindi entriamo nel buco. E poi è un pazzo a entrare di testa. Cioè, ma io non entrerei mai di testa in un buco, cazzo. Ma entra con i piedi, madonna. Pazzo. Molto alla The Ring. Bene, Gulliver. Spero che stiamo tutto ok. Cioè, almeno per me, spero anche la chat. Così mi mangiano i piedi. E vabbè. È un riferimento palese al folklore degli yokai. Guarda questo buco. Perfettamente circolare. 5 giorni che probabilmente non mangia nemmeno niente perché è vuoto il frigo, quindi l'unica possibilità che ha è entrare in questo buco. Buco disegnato da Giotto. Eccoci qua.
Siamo nel primo Otherworld del gioco. Guardate la posizione di Harry. Guardate come è messo in posizione fetale. Guardate, è messo tutto così. Guardate qua, è importantissimo. Vi ho detto che in questo gioco è molto importante, sarà il tema principale, quella tra madre e figlio. Madre e figlio, madre e figlio. E questa scena ci fa un po' capire come se Harry sia nato all'interno degli Otherworld di Walter Sullivan. Il buco, cioè questo tubo, questo tunnel che abbiamo attraversato, funge da collegamento tra la stanza e gli Otherworld di Walter. Sapete, un po' come il cordone magico tra madre e figlio. Quindi stanza, madre, Otherworld, figlio, cordone ombelicale, ok? Molto importante. Ecco, qui abbiamo Harry Townsend. Guardiamo come è vestito, ragazzi. Una camicia bianca, jeans, scarpe nere e una maglietta sotto bianca. Cioè, questo è proprio la semplicità fatta a persona, Harry, ok? Proprio semplicissimo, ma perché proprio il concetto del gioco è creare un personaggio comune, ok? Però se vi interessa, il primo prototipo per l'outfit di Harry era questo qui. Ecco, vedete che è un po' diverso. Cioè, ha una giacca marrone, una maglia verde, però vedete già un po' troppo colorato. Se ci fate caso, i suoi vestiti rispecchiano esattamente la sua stanza, che è tutta grigia, poi i capelli è molto semplice, una persona molto semplice, esteticamente molto semplice, ma anche in generale come carattere. Adesso vedremo un po' come si comporta Harry. Quindi vedremo un po', scopriremo il carattere di Harry, ok? Harry è criticato per essere un personaggio apatico, che non reagisce a niente, ma ha un senso questa cosa. Allora, dove ci troviamo adesso? Ci troviamo nella metro di South Ashfield Heights, che era la metro. Ok, guardate laggiù chi c'è. C'è la stessa figura che abbiamo visto fuori dalla finestra, quella donna che è scesa giù nelle scale della metro. Ecco, ci troviamo adesso nella metro con la stessa ragazza che era fuori dalla finestra, che è entrata nella metro. E andiamo subito a scoprire sia il carattere di Harry sia questa persona. Who are you? What's your name? Henry. And you? This is my dream, and you don't even know my name. It's Cynthia. Your dream. That's right. This is just a dream. And a really terrible one, too. I hope I wake up soon. So you think this is a dream, huh? Well, if it's not a dream, what is it? Anyway, I want to get out of here, but I can't find the exit. Say, will you help me find it? I'm kind of scared all alone. I'll do a special favor for you later. It's just a dream, so I might as well have some fun. Abbiamo avuto un'introduzione sia di Cynthia Velasquez, che chiaramente lei pensa che questo sia un sogno, ma ci troviamo in un Otherworld di Walter Sullivan, un serial killer. Cosa pensate che accadrà mai, ragazzi? Di Cynthia cosa vediamo? Allora, intanto lei è Cynthia Velasquez, una donna ispanica, la vediamo molto flirtante, estroversa, è figa, ok, è una gran donna. È favore speciale, è flirtante, ok, ci prova, si vuole divertire, è un sogno, si vuole divertire, ok. Harry, avete notato come si comporta Harry alla vista di una donna che ci prova con lui? Sembra che lui non abbia mai visto una donna, sembra che non abbia mai visto una persona dal vivo. Ok, esattamente questo è il personaggio di Harry, ragazzi.
Harry, allora, la sua stanza anonima, lui anonimo, da 5 giorni che non esce di casa e nessuno sembra che si preoccupi per lui. Sembra non sappia parlare con le persone, con una donna sembra che non l'abbia mai vista. Anche il tono di voce, la differenza tra i toni di voci. Cynthia che sembra... Harry che ha un tono di voce che sembra che sia un robot, ok? Questo è il personaggio di Harry. Molto probabilmente per questo personaggio di Harry si sono ispirati un po' al tipico hikikomori giapponese, ok? Non è casuale questa cosa. Non è propriamente un hikikomori Harry, però ha un po' quel carattere lì. E molto probabilmente sembra che abbia un bel po' di ansia sociale, ok? Ansia sociale. Ecco, anche sapere che è un fotografo ci fa un po' capire come lui sia una persona esterna, come fosse uno spettatore della vita. Questo è Harry, sta nel suo, sembra una persona molto riservata, sembra che non abbia amici, non sembra che abbia una famiglia. Ecco, sappiamo che è stato Silent Hill, ok? Non è fidanzato, ok? Questo è il personaggio di Harry, ok? Poi, ci sono delle teorie su internet che pensano che sia neurodivergente, però questa è una teoria, vedete voi, io non penso, credo che abbia ansia sociale, credo sia stato fatto apposta in questo modo, perché Harry, oltretutto nel gioco, è un personaggio, serve un po' per raccontare la storia, cioè Harry in Silent Hill 4 serve come personaggio per presentarci la storia, però non è particolare, non ha niente di particolare Harry, ok? Però a me piace questa teoria del fatto che lui abbia, cioè che Silent Hill 4 rappresenti anche l'ansia sociale in qualche modo, un personaggio basico per immedesimare il giocatore, esatto. Poi più avanti più noteremo che questo tema ha senso e anche Harry sia un personaggio che in realtà puoi abbastanza immedesimarsi. Almeno io sono una persona molto introversa. Io dal vivo con le persone sembro stranissima perché io non sono mai stata abituata a parlare con persone, parlare in stream non è parlare con una persona reale. Sono molto strana, sembro weird, ok? Weird. Io da un certo punto di vista riesco un po' a immedesimarmi un po' in Harry su questo punto di vista. Comunque il fatto che sia strano, che non sappia parlare, quando uno magari ti tocca così dici contatto, hai invaso il mio spazio, capito? Quindi introverso, capito? Io l'ho visto un po' così, poi ecco, detelo un po' voi, ok? Cynthia Velasquez, torniamo a Cynthia. Cynthia è una donna ispanica molto flirtante. L'abbiamo trovata davanti alla metro, la troviamo nell'Otherworld di Walter, quindi cosa succederà mai? Vedremo. Allora, per sapere un po' di retroscena sui personaggi che incontriamo in Silent Hill 4, è presente online, era sul sito ufficiale giapponese di Silent Hill 4, c'era questo documento chiamato Another Crimson Tome, un altro tomo rosso, no? Questo documento non si trova nel gioco, è un documento a parte, caricato a parte da Silent Hill, dalla Konami, in cui ci dà un retroscena di tutti i personaggi, delle vittime, di Walter Sullivan. Cynthia sarà una delle vittime. E adesso io vi leggo cosa c'è scritto, così ci facciamo idea. Perché Cynthia è qui? Perché siamo nella metro? Adesso lo scopriamo. Ok, il primo incontro, lui e le vittime. Cynthia Velasquez. Circa 16 anni fa, Cynthia Velasquez era una ragazza di origini ispano-americane. Conobbe lui, Walter, nella stazione di South Ashfield. Ecco perché siamo nella stazione di South Ashfield, perché lì è la prima volta che si è incontrata con Walter. Vicino agli appartamenti South Ashfield Heights. A quei tempi aveva 13 anni ed era una studentessa delle medie. Era bellissima, vabbè, lo è ancora. Lo aveva già visto prima nella stazione quell'uomo, gironzolava spesso lì attorno. A volte restava lì per tutta la notte, con i suoi vestiti logori e il suo sacco a pelo. Walter era poi da adulto era diventato un barbone, ecco perché girava nella metro. Cynthia era sempre insieme ai suoi amici e lui, dall'aspetto trasandato, la guardava spesso da lontano. Ma un giorno improvvisamente lui si avvicinò a lei e disse: Scusa, Lei rimase sorpresa. L'uomo continuò dicendo: quale scuola frequenti? Le mancavano le parole, ma rispose: la scuola media di North Ashfield. Cosa vuoi da me? Lui continuò: quell'appartamento lì,
L'appartamento 302. I suoi amici l'interrumpero dicendo a Cynthia: che cavolo è questo barbone? Lascialo stare, andiamocene, non dargli retta, e provarono a portarla via da lui. Ma Cynthia disse: sembri un bel ragazzo. Walter è un bel ragazzo, ok? Allora, da dove vieni? E lui rispose: vengo da Silent Hill, perché lui era stato cresciuto nell'orfanotrofio di Silent Hill, della Wish House. Ma i suoi amici cercavano ancora di allontanarsi da lui. Non parlare con lui, lascialo stare, ok? I suoi amici la presero per mano e iniziarono a tirare via Cynthia, ma lei si fermò quando lui disse: Cynthia, aspetta! Walter lo disse. Sorpresa nel sentire pronunciare il suo nome, Cynthia si girò e si avvicinò di nuovo a lui. Appoggiò gentilmente la mano destra sul suo viso e disse: ehi, mi hai frainteso, sei un bel ragazzo, ma questo non significa che ti trovo attraente. I tuoi vestiti sono lerci e puzzi da morire. Credi che sia il genere di cose che piacciono alle ragazze come me? Nemmeno per sogno. E poi com'è che ti chiami? Gli chiese. Lui rispose: ah, beh, ho sentito il tuo nome per la prima volta 10 anni fa, quando lei aveva 3 anni. Non ho capito. Questa cosa non è chiara. Cioè, lei ha 13 anni quando ha incontrato Walter. Poi lui ha sentito il nome di Cynthia 10 anni fa, che aveva 3 anni. Questa cosa mi sa un po' strana. Vabbè, c'è scritto così. Dopo aver sentito questo, cioè, Walter è un pedofilo. Dopo aver sentito questo, Cynthia rimosse velocemente la mano dal suo viso. 10 anni, ci spida a 10 anni, sei disgustoso. Sentì i suoi amici scesero velocemente le scale per raggiungere la banchina. Non è giornata, che sfortuna aver incontrato un maniaco del genere. Beh, devo fare qualcosa per tirarmi su. Me ne vado in un nightclub, dichiarò Cynthia ai suoi amici. Di nuovo, Cynthia, ti metterei nei guai se scopriranno la tua età, le dissero gli amici. Non preoccupatevi, con me non fanno storie, disse Cynthia. E questo è il retroscena che ci dà su Another Crimson Tome, ok? Quindi Cynthia a 13 anni andava nei nightclub, ok? E ha incontrato per la prima volta Walter nella metropolitana di South Ashfield. Walter era un po' innamorato di Cynthia, ok? Era una bella ragazza, ha provato a parlare, ma è stato scacciato, è stato così preso in giro, è stato scacciato da Cynthia e i suoi amici. Quindi questo è un motivo per il quale Cynthia sarà una delle vittime di Walter. Terrible too. Bene. Wait a minute. 2 passi abbiamo fatto. I think I'm gonna puke. Very terrible too. Ok, ha già andato, 2 passi già. Andate in bagno. Cynthia. Ah, comunque Cynthia, appena iniziamo il gioco, si sente la voce di una donna al telefono. La voce di quella donna è Cynthia. Che dice aiutami, era Cynthia, la voce di Cynthia. Sì, Ale, sì. Au. Va bene, un attimo. Troppe cose qua. Allora, Cynthia vediamo che sarà una delle vittime di Walter. Delle 21 vittime, ok? Queste 21 vittime in particolare servono per un rituale specifico che andremo ad approfondire, dei 21 sacramenti. 21 vittime, ognuna delle vittime ha un ruolo preciso all'interno di questo rituale, ok? Per far ritornare la madre di Walter. Il gioco qua ci fa capire, non è incinta Cynthia. Serve più per farci capire una piccola cosa. Questa roba del vomitare, ripeto, il tema della madre, del figlio, madre e parto, lo vediamo molto spesso nel gioco, è il tema principale, ok? Allora, Walter si era un po' innamorato di Cynthia, e sì, da quando era piccolo, Walter voleva mettere in atto questo rituale per far risuscitare sua mamma, per stare con sua mamma. Quindi, chiaramente comunque il vomito è uno dei sintomi di una gravidanza. Però non è per farci capire che Cynthia sia incinta, ma più per farci capire che Walter, avendo visto questa bella ragazza,
prima di essere scacciato e essere trattato male, pensava anche lei fosse una ottima reincarnazione della madre, di sua madre. Quindi lui inizialmente, facendoci vedere questo vomito, ci vuole far in qualche modo capire che inizialmente Cynthia doveva far parte della madre rinata, che è un altro tassello nel rituale, che però poi vediamo qualcun altro è stata inserita a quel posto. Poteva esserlo Cynthia, ma si è comportata male con Walter, l'ha scacciato tutto quanto, quindi non è stata più degna di essere la madre. Oltre al fatto che vedremo più avanti nel gioco che Walter odia tutto il mondo e odia in particolare le donne, è misogino tantissimo. E Cynthia chiaramente rappresenta proprio la tipologia di donna che odia di più dal mondo, perché è una donna a cui piace divertirsi, andare al nightclub, si veste un po' scoperta, che non c'è niente di male, però Walter, cioè, non può una donna come Cynthia essere una madre per lui, capito? Allora, intanto un'altra novità del gioco, la barra della vita. Nei precedenti Silent Hill c'era il quadratino colorato che ci diceva un po' a che vita stavamo. In Silent Hill 4 hanno messo la barra della vita così, che scende, quindi più chiara. Ok, un'altra modifica hanno fatto. Primi nemici, facciamo introduzione anche ai nemici, gli Sniffer Dogs. Gli Sniffer Dogs sono questi cani più ciupacabra, diciamo. Ora, questa tipologia in particolare sono verdognoli, così hanno pezzi di carne così staccata, in decomposizione, pelle sporca, coriacea. Ecco, se sentiamo il suono, fanno tipo il suono di un felino, in loop lo fanno, è sempre lo stesso suono. E la cosa particolare che notiamo subito ovviamente la loro lingua molto lunga, con cui succhiano i liquidi corporei, il sangue del loro amico morto. Questa qui chiaramente è anche una cheat, è ripreso sicuramente dai segugi di Tindalos, Hounds of Tindalos di Frank Belknap Long, e c'erano questi segugi che erano delle creature che succhiavano i liquidi delle persone. Se vi ricordate l'abbiamo visto anche in Iru. Iru è un mostro un po' Lovecraftiano, se non sbaglio. In Iru c'erano questa creatura che esce, succhia liquidi di rose. Ma chiaramente, io vi ho detto che in questo gioco è importante la madre e il figlio, cordone ombelicale. Cos'altro ci viene in mente vedendo una lingua così lunga? Chiaramente un cordone ombelicale, quindi anche questo è ripreso, cioè riprende il cordone ombelicale che collega madre e figlio. Cosa rappresentano i cani? Tutti i nemici chiaramente rappresentano qualcosa per Walter. Siamo nell'Otherworld di Walter, tutti gli Otherworld che visitiamo rappresentano la psiche, gli incubi, le paure di Walter. I cani cosa rappresentano? Rappresentano la paura di Walter per i cani. Perché dovete sapere che c'è stato un episodio in cui Walter, una volta quando era bambino, ha visitato un negozio di animali a South Ashfield, che vedremo nel gioco. Si chiama negozio di animali di Steve Garland. In questo negozio di animali lui è quasi stato morso da un cane e da lì è nato il suo trauma per i cani e li odia. Walter odia tutto, gli esseri umani, i cani, tutto tranne la madre che deve rinare, tutto quanto odia Walter, ok? Da adulto cos'è che fa, ragazzi? Dato il suo odio per i cani e per gli animali, va in questo negozio di animali in cui ha subito questo trauma e uccide tutti gli animali. Con un mitra, uccide tutti quanti, anche il proprietario del negozio, uccide tutti gli animali, fa una strage all'interno del negozio di animali. In particolare dei cani comunque ci sono due varianti, questa qui sono i maschi li riconosciamo perché sono verdognoli, hanno le orecchie e hanno gli occhi maschi, invece poi c'è la variante femminile che sono violetti, li riconosciamo perché sono viola, non hanno le orecchie e non hanno gli occhi. È un'altra novità, a fianco alla barra della vita abbiamo una specie di Pokéball che si riempie e niente, se si riempie al massimo Harry scaglia un attacco pesante, vedete? Che palle! E poi chiaramente potete finirli con questo calcio. Allora, vediamo che fine ha fatto Cynthia. Cynthia è sparita, ma c'è un buco. Dove porterà questo strano buco? Entriamo nel buco che c'ha il bordino del Halo of the Sun. Valerie gets right.
Grazie Valerie. Che ho parlato un po' troppo. Ciao Valerie, che stavate facendo di bello? Elder Ring, nice. Il DLC l'avete finito. Ciao Super, ciao alle Pexe, ciao a tutti. Benvenuti, benvenuti. Se vi piace Silent Hill 4 non l'avete mai sentito, questo è una live che What? potrebbe interessare. Another dream. Ok. Se entriamo nel buco, It seems so real. se entriamo nel buco nell'odoro ci riporta nella nostra stanza. Was Ciao I Arbor really Magie. inside that woman's dream? Oh, that's just stupid. Di velodrama sì, vale. Gameplay forse un po' di no. Gameplay non tanto. Grazie comic, sì, dai, abbastanza. Allora, ci siamo risvegliati. Ogni volta che entriamo in un buco nell'odoro, ci porta nella stanza, ci teletrasporta nel letto, ci fa credere che sia un sogno. Quindi siamo ritrovati qui. Andiamo un po' fuori dalle finestre. Ogni tanto... Eccolo, che culo, subito! Ecco, stavo dicendo, ogni tanto c'è questo easter egg fuori dalla finestra in cui si vede questa mongolfiera con Robbie the Rabbit ed l'abbiamo trovato subito. Aspetta che si gira, eccolo lì, easter egg. Robbie the Rabbit. È casuale trovarlo. Ok, allora, ascoltiamo un po' la radio, vediamo se c'è la radio cosa di nuovo. And now the news. Yesterday, Wally the Walrus, a longtime resident of the Springfield Zoo, gave birth to a healthy baby walrus pup named Buttercup. Mother and child are doing just fine. Ok, una notizia dalla radio di uno zoo, di un animale che partorisce. Di nuovo, madre e figlio, madre e figlio, madre e figlio, ragazzi, sempre lì siamo. Allora, il gioco funziona anche in questo modo, ragazzi. La stanza si trova in un posto... è isolata dal mondo. È particolare la stanza. La porta è chiusa, le finestre non si aprono, niente, non ci sentono se urliamo fuori. L'unica cosa che possiamo fare è guardare cosa fanno le altre persone. Possiamo vedere fuori dalla finestra, dallo spioncino, e adesso vediamo da un'altra zona. E sapete cosa che mi piace molto di questo gioco? È che riesce a creare molto bene, ok, questa divisione tra la stanza che è isolata. Noi siamo all'interno di una stanza, nessuno che ci viene a trovare, nessuno, cioè è come se l'esistenza di Harry non importasse a nessuno. Harry è un sassolino di sabbia in questa città gigante e fuori dalla finestra ci sono un sacco di persone che vivono la loro vita in modo normale, un sacco di macchine, persone che camminano, quindi vedete il parallelismo, il contrasto tra queste due cose, cioè l'isolamento, la stanza sola, e fuori invece abbiamo la vita. Fuori abbiamo persone che vivono tranquillamente la loro vita perché non sanno chi è Harry, cioè nessuno frega di noi, ok? E questo vuol dire anche essere spettatore della vita. Questo anche mi piace molto, questa cosa di osservare, cioè osservare gli altri e non poter fare nulla, chiaramente, ok? L'unica cosa che possiamo fare con Harry è guardare fuori, non possiamo fare niente. Osserviamo, non possiamo interagire. E questa cosa io l'ho vista anche, ecco, non so se avete presente, io essendo una persona molto timida, e veramente anche molti di voi in chat, le persone timide come funzionano, ragazzi? Le persone timide osservano molto. Le persone timide non interagiscono con la vita. Le persone timide sono molto brave ad ascoltare e a guardare. Io tutta la vita che faccio così, io ascolto molto bene, mi piace molto ascoltare e mi piace anche molto guardare. Ecco, e secondo me il gioco ricrea molto bene questa visione dell'essere uno spettatore della vita. E questo ci fa anche capire che tipo di persona è Harry, di nuovo. Che tipo di persona è Harry? Una persona che osserva, uno spettatore della vita. Harry molto probabilmente, oltre ad avere ansia sociale, è timido, è molto timido chiaramente, ma anche nel modo in cui ha interagito con Cynthia, ci fa capire che è strano, che non sa interagire, perché molto probabilmente è timido, capito? No, non è detto che chi osserva sia timido necessariamente, ma è sicuramente secondo me le persone timide sviluppano di più questa bravura, questa skill dell'osservare. Quindi io parlo anch'io per esperienza personale, mi ci rivedo in Harry sotto questo punto di vista, ok?
è pure un fotografo, bravo Zelt. Harry è pure un fotografo, cioè, non è che dici che si fa il selfie così, che lui fa parte della foto, fa parte della vita della foto. Lui, sì, anche il fatto che sia un fotografo chiaramente ci fa capire. Non è che piace osservare uno spettatore della vita, poi, ditelo come volete, secondo me è timido, secondo me è introverso, questa è un po' in base alla vostra visione, ok? Queste sono teorie, ma secondo me lo trovo molto valido come persona introversa e timida e spettatore della vita, perché io mi ci rivedo in lui, ok? Quindi qui, ripeto, ma qui potete vederla come volete voi. Allora, vi ricordate che proprio nell'intro ho detto, vi ho detto nell'intro, Silent Hill 4 fa molto bene questa cosa di cose strane, cose familiari, te le distrugge, i punti di riferimento li distruggono. Vi ho fatto l'esempio del letto che viene spostato. Ecco, cosa è successo a questo cassetto? Che è stato spostato, ma da chi? Questi mobili sono qui da quando ho traslocato, eh? Che strano, qualcuno l'ha spostata. Era drizza? Con la festa sul cortile, ok? Chi può averlo fatto? Chi può averlo fatto? Qui c'è una pistola, che non utilizzerò. Abbiamo una scritta e un buco. C'è un messaggio schinciso qui, sembra fatto con un punteruolo, rompighiaccio o cosa di simile. La tenue speranza che nutrivo si sta lentamente trasformando in disperazione. In qualche modo sono riuscita a scavare fin qui, ma per quanto mi sforzi non riesco ad andare oltre. Il corridoio, le finestre, i muri. Questo appartamento sembra intrappolato in un'altra dimensione. Aileen non si è mai accorta. Chi l'ha scritto questo messaggio? Chiaramente il precedente proprietario della stanza 302, Joseph Schreiber, che anche lui era rimasto intrappolato proprio come Harry. Cioè noi con Harry stiamo rivivendo ciò che ha vissuto Joseph, fino alla sparizione di Joseph. Ha provato a uscire in qualche modo sfondando il muro che collega la stanza 302 alla stanza 303 in cui vive Aileen Galvin, ma non c'è riuscito. Sta nel suo, molto riservato anche. Eccomi! Ok, un altro... Cos'altro possiamo osservare dalla nostra stanza? Osserviamo all'interno della stanza di Aileen. Joseph non è riuscito a sfondare il muro, ma è riuscito a fare un buco per osservare Aileen. Veramente non la osserviamo perché siamo dei cringioni. Harry vedremo che in realtà si preoccuperà per Aileen, si accerta che lei stia bene, ok? Però è molto da invasione della privacy di Aileen, ok? Cosa notiamo di Aileen? Facciamo un po' di introduzione a Aileen a questo punto. Prima cosa che notiamo subito, cosa abbiamo qui? Robbie the Rabbit. Cosa vuol dire questa cosa? Che molto probabilmente anche Aileen è stata Silent Hill, giusto? Perché Robbie the Rabbit probabilmente sapete dove l'ha comprato? Al Lakeside Amusement Park, al parco divertimenti di Silent Hill. Dove altro potrebbe averlo comprato se non lì? Questo Robbie the Rabbit, questo peluche, ci suggerisce che anche lei sia stata a Silent Hill, cioè dei Silent Hill. E cosa notiamo anche nella stanza di Aileen? Notiamo... Allora, facciamo già un paragone tra la stanza di Henry e la stanza di Aileen, ok? Guardate la stanza di Aileen. Ok, magari non è coloratissima, però ha decisamente più colori della stanza di Henry. Vabbè, Robbie è rosa, ci sono dei vestiti, c'è un azzurrino, c'è una borsetta viola, c'ha le pareti con delle roselline, c'ha il lenzuolo, la coperta, capito, rosso. E l'appartamento di Harry? No, non mi chiamare, l'appartamento di Harry? Grigio. E già da come sono sistemate le due stanze capiamo la differenza di caratteri tra i due. Aileen sappiamo anche che fuori dallo spioncino prima abbiamo visto che lei deve andare a una festa. Quindi Aileen chiaramente è una persona più estroversa di Harry. È anche più vivace, almeno da quello che vediamo all'interno del suo appartamento. Però il gioco qua ci vuole far capire un po' la differenza tra i due caratteri. Aileen
più vivace, Harry meno vivace. Già, questo notiamolo, ok? Poi cos'altro di Eileen? Eileen, nell'intervista del Team Silent, dicono che di Eileen dicono che volevano fosse la femmina più carina della serie. Cosa ne pensate? Secondo me è la più carina della serie di Silent Hill? Io sinceramente penso che la più carina sia Cheryl a Heather, però vabbè. Però Eileen non è brutta, è molto carina Eileen, ok? Però nell'intervista dicono che volevano fare la più carina della serie, ok? E inoltre nell'intervista dicono che di solito ci si aspetta che la ragazza della porta accanto, Eileen è un po' la ragazza della porta accanto, sia di una bellezza incantevole, ma il più delle volte è solo una persona normale che vive lì. Ecco, e questo è quello che hanno fatto con Eileen. Allora, hanno detto che l'hanno fatto molto carina, volevano che tutti i personaggi di Silent Hill 4 fossero stati dei personaggi molto belli esteticamente, e secondo me li hanno fatti molto bene, ok? Walter, Eileen, Harry sono belli, ok? Però ecco, non hanno reso Eileen la donna della porta accanto perfetta, una mega figa. L'hanno resa, ecco, anche a vedere l'outfit. Una maglietta a righe, una gonna jeans, molto normale, ok? Quindi hanno reso anche Eileen una donna ordinaria, ok? Una ragazza molto carina, della porta accanto, ma è una ragazza normale, capito? È una ragazza molto semplice, non è niente di speciale anche lei, il modo in cui si veste non è particolare. Però la cosa che mi fa ridere nell'intervista è che dicono che l'hanno resa una donna ordinaria perché le hanno dato delle gambe paffute, che secondo me non ha delle gambe paffute, e anche il suo posteriore. Ora, ok che gli standard di bellezza in Giappone sono essere magrissimo, tutto quanto, ma mi sembra esagerato a dire che Eileen ha le gambe paffute e il sedere paffuto. A me non sembra per niente. Comunque sì, Eileen è un po' questo. Per ora ci basta sapere che Eileen è un po' la donna, c'è la ragazza dalla porta accanto, un po' carina, ma è molto semplice. Chi è che mi chiama? Where did you go? Io! Hurry! Save me! If you need a token, there's one here. Ok, questa di nuovo Cynthia che ci chiama al telefono e dice dove sei andato, quando lei è quella che è sparita. Ah, attenzione, Eileen diceva che cercava la scopa, Eileen! Guardate, dove lo vedete il posteriore poderoso? Comunque Eileen ha preso la scopa e sta spazzando per terra. Mi piace molto che in Silent Hill 4 ci sono un sacco di animazioni molto facili anche da perdere, ok? Questa run è concentrata a far vedere tutte le animazioni possibili, dalla finestra, dallo spioncino, dalla porta, da Eileen, tutte cercheremo di vederle, ok? Ecco, Silent Hill 4, in realtà ci sono tante più cose nascoste Silent Hill 4, più che cose chiare, così che vedi direttamente. Devi cercare le cose in Silent Hill 4, devi cercartele se proprio tu vuoi vedere certe cose, ok? Perché il gioco direttamente ti fa, ok, la trama è questa, principale, però tanti retroscena te li devi cercare tu, ok? Mi piace un sacco i giochi che hanno così tanti dettagli. Ritorniamo nel buco perché dobbiamo trovare Cynthia. Dove è finita Cynthia? Ha tanti easter egg. Un po' sì, oltre anche ad avere cose tagliate. Più che facendo più run si notano osservando benissimo tutte le cose. Ecco Cynthia. No, non è Cynthia, è un manichino. Cynthia, questo è il manichino di Cynthia, grigia, con la bocca aperta così spaventata e c'ha le mani sporche di sangue. Cosa vuol dire quando si ha le mani sporche di sangue? Vuol dire che tu hai commesso qualcosa, Cynthia ha commesso qualcosa. C'ha le mani sporche di sangue, si è sporcata di qualche peccato. E lei c'ha la moneta per la metro, quindi la prendiamo. Cosa ha fatto Cynthia? Molto probabilmente Cynthia si riferisce a quello che è successo alla metro con Walter quando erano piccoli. Allora, questa è la metro di South Ashfield Heights. Prima di andare giù però una cosa importante che devo farvi vedere. Madonna, di coni. Guardate cosa abbiamo qui. Questo qui lo vedremo spesso negli Otherworld ed è un nemico innocuo, cioè se non lo picchiamo ok, e non muore però. Questo nemico si chiama Greedy Worm, quindi verme avido. Verme avido lo vedremo non in tutti gli Otherworld, ma lo vedremo spesso.
Qual è la prima cosa che ci viene in mente? Un cordone ombelicale. Anche lì, di nuovo, questo Greedy Worm rappresenta un cordone ombelicale. Di nuovo cordone ombelicale. Collega di nuovo madre e figlio. Ma Greedy Worm in particolare, avido, perché Walter, ok, oltre a collegare madre e figlio al cordone ombelicale, Greedy, avido, è perché il feto collegato alla madre succhia, cioè prende i nutrimenti dalla madre tramite il cordone ombelicale. Il cordone ombelicale serve a nutrire il figlio. Avido perché? Perché Walter si sente nei confronti della madre anche avido. Si sente come un parassita, e di base è un parassita, un po' un feto comunque all'interno dell'utero. Però ecco, Walter si sente come un parassita per la madre, si sente non voluto dalla madre. Vedremo questa cosa, però è così. Quindi questi vermi li vedremo molto spesso, sono molto grossi, sono un po' viscidi, quindi sembrano un po' delle sanguisughe. Lo vediamo anche in Silent Hill Arcade, questo mostro, comunque se vi interessa. In realtà potrebbe anche rappresentare un membro maschile. Potrebbe. Per me ha più senso che sia un cordone ombelicale, però ha anche senso che somigli un po' a quello, perché ci sono delle forme in altri Otherworld che rappresentano un po' quello. Comunque un po' il concepimento e parto e bla bla bla, sempre quello è il concetto che... Però una volta che lo finisci secondo me non hai molto coraggio di giocarlo una seconda volta questo gioco. Ok, andiamo alla metro. È tornato Jimmy Stone. Ecco, negli Otherworld ci sono i fantasmi, ragazzi. Qui abbiamo Jimmy Stone. Ah, abbiamo anche un altro fantasma. I fantasmi bellissimi, ragazzi, quanto immortali. Vabbè, chiaramente i fantasmi sono fantasmi e non possono morire una seconda volta. Quindi i fantasmi in Silent Hill 4 non sono uccidibili. Perché così. Se io provo ad attaccarle... Sì, riesco a tirarli a terra, ma non abbiamo ancora le armi per fermarli. Se questo è Jimmy Stone, ma chi è questo fantasma? Questo è un'altra vittima di Walter Sullivan. Ma chi è esattamente? Questo è Toby Archbold, che è la vittima numero 14 di Walter Sullivan. Quindi Walter ha già ucciso 14 persone su 21. Toby Archbold intanto è il primo personaggio della serie di Silent Hill afroamericano. Seconda cosa, Toby Archbold è il prete della setta della Sacra Madre, della Holy Mother. In Silent Hill 4 vedremo un po' di sette, 3 sette in particolare sono la setta della Holy Woman, concentrata su Dahlia Gillespie, che credeva nella risurrezione del dio mediante la fecondazione di una donna dotata di poteri speciali nascosti, con il dio bambino nel suo grembo. Poi c'è la setta della Holy Mother, Mother Stone, come entità sacra, cioè veneravano una pietra, che adesso vedremo più avanti. Questa setta in particolare era quella della Wish House e avevano come obiettivo quello di risuscitare il dio, sempre lì siamo, comunque attraverso un evocatore. Poi c'è la setta di Valtiel, che vabbè, colui che è vicino a Dio, e si occupava questa setta di Valtiel come intermediario tra la prima setta della Holy Woman e la setta della Holy Mother, giusto per farvi sapere in modo molto semplice. Comunque Toby Archbold era il prete della setta della Holy Mother, quindi della Wish House, dell'orfanotrofio in cui è stato cresciuto Walter Sullivan. È importante sapere che lui era un prete che vendeva marijuana per far crescere l'influenza della setta, perché vabbè, vedremo che sarà Joseph riesce a svelare un po' cosa succede in questo orfanotrofio, però Toby cerca di riportare influenza, di far riportare un po' di reputazione vendendo marijuana. Lui è la vittima numero 14 ed è l'unica vittima morto fuori dagli Stati Uniti. Il South Ashfield è situata negli Stati Uniti. È l'unica vittima di Walter uccisa fuori dagli Stati Uniti. È stato ucciso in Messico. Quindi Walter è andato in Messico e l'ha buttato giù da un burrone, pinto giù da un burrone ed è morto. Molto probabilmente è morto. Guardate qua cosa c'ha in testa, c'ha un bel buco in testa. È morto probabilmente da un trauma cranico. Ah, ecco Cynthia. Cynthia è rimasta chiusa dentro la metro. Un genio. Sì, ogni fantasma ha un segno particolare un po' che rappresenta... No, non tutti in realtà, però alcuni è chiaro come siano morti. Cynthia, stai un attimo zitta. Guardate qui. Sali
ricordate in Silent Hill 2, tutte le vie di Silent Hill 2 avevano dei nomi di veri autori, registi, eccetera, eccetera. Ecco, in Silent Hill 4 hanno ripreso la cosa. Io mi sono dimenticata una cosa importantissima da dirvi nell'intro di Silent Hill 4, lo sapevo che mi sarei dimenticata, però c'era un'altra intervista in cui al team Silent viene chiesto quali titoli, quali film si sono ispirati per creare Silent Hill 4. Allora, hanno detto che il gioco è stato ispirata da, David Lynch, sì, qui c'è scritto anche Lynch. Le linee della metropolitana di South Ashfield riprendono il nome di alcuni registi, autori. I film di David Lynch. Stephen King ha un romanzo chiamato Coin Locker Babies, che parla di 2 bambini neonati abbandonati all'interno di questi coin locker, che questi coin locker, non so se ci sono in Italia, sono dei depositi per bagagli a moneta. Se avete giocato Silent Hill 4 già capite il chiaro riferimento, ok? 2 bambini neonati abbandonati all'interno di cassette di sicurezza, ecco. Poi hanno detto che si sono ispirati anche a Dawn of the Dead, quindi l'alba dei morti viventi. Ecco, le linee della metropolitana abbiamo Lynch, abbiamo Carpenter, abbiamo un altro Lynch, Romero, King. Comunque, Cynthia è rimasta chiusa dentro la metro, andiamo ad aprirla. Ok, qui apriamo il pulsante e apriamo la metro. Abbiamo Jimmy Stone, abbiamo Toby Harkle e un altro fantasma. Un fantasma donna, guardatela. Questa signorina invece è la signora Sharon Blake. Vittima numero 13, Sharon Blake. Sharon Blake è una signora, una casalinga. Allora, la sua famiglia faceva parte, era un po' stata manipolata dall'ordine. Lei non faceva parte dell'ordine, ma sospettava che qualcosa non andava all'interno dell'orfanotrofio, cioè dell'ordine, di questo culto, ecco. Quindi, lei era convinta che questa chiesa fosse uno scam, ok? Ci fosse qualcosa di strano e che la sua famiglia veniva manipolata, trattenuta lì. Lei un giorno vide sull'articolo di un giornale di questo orfanotrofio Wish House, scritto ovviamente da Joseph Schreiber, e decise di incamminarsi all'interno della foresta di Silent Hill e raggiungere questo orfanotrofio. Ed è proprio qui che lei perde la vita, viene annegata nel lago Toluca di Silent Hill da Walter Sullivan, quindi muore all'interno del lago Toluca e diventa la vittima numero 13 di Walter Sullivan. Comunque tutti e 3 questi fantasmi sono abbastanza easy, quindi non sono così fastidiosi, dai. Sono fastidiosi, fanno venire mal di testa, vedete? C'è questo statico, state vicino ai fantasmi, fastidioso. Però vabbè, dai. Qui abbiamo una cassetta, un baule giocattoli scritto sopra 1000 Simoleo, è chiuso. Allora, qua è una parte bellissima. Tutti gli scenari di Silent Hill 4 hanno questo incredibile labirinto di posti. Voi notate anche che la metro è un po' decorata. Chiaramente è creata dal subconscio di Walter. Guardate che ci sono delle manichini, queste gabbie, ecco, non è la metro normale, è una metro distorta. Fateci caso. Velocizziamo il passo. Cynthia, ma dove sei finita di nuovo? Cynthia di nuovo sparita, ragazzi. Cynthia decide di nascondersi, giocare a nascondino. Qui abbiamo un altro buco rosso, questa volta ci rientriamo. Tutti i buchi che troviamo dobbiamo entrarci, ragazzi, mi spiace. Detto così è molto ambiguo, ma purtroppo dobbiamo entrare in tutti i buchi. Ok, siamo di nuovo qua. Sempre la nostra stanza, ci svegliamo sempre qua. Vediamo che fanno fuori dalle persone che vivono la vita normale. Guardiamo un po' nel buchetto. Lì non c'è. Tutti buchi. Niente. Poi, ecco, fate caso che guardare in buchi così piccoli è molto claustrofobica. Ma poi, ecco, anche chi è claustrofobico in questo gioco, lo sente, Tutti spazi molto chiusi. Nella stanza siamo chiusi dentro, uno spazio chiuso. Questo buco è molto claustrofobico. Bene, troviamo Cynthia. Dove è finita Cynthia? Guarda questo posto, tutto molto rossiccio, ruggine. Qui apriamo la porta. Le munizioni non le prendo, tanto io la pistola non la uso, quindi. Abbiamo altri fantasmi. Abbiamo Toby Harkle che esce dal portale.
Ecco, un'altra cosa che non mi piace molto di Silent Hill 4 sono le camere. Ogni tanto si muovono in modo troppo strano. Ecco un altro Greedy Worm, un altro cordone ombelicale. Qui abbiamo un altro autore, Cronenberg, credo sia. I found the exit. Come to the terminal. Henry, I found the exit. Come to the terminal. Hurry! Hurry! It's him. It's Frank! Sta arrivando. Chi sarà mai arrivato da Cynthia? Fate anche caso a questi manichini femminili che hanno tutte, li vedremo molto spesso in tutto il corso del gioco, hanno tutti i manichini femminili hanno tutte delle lance, qualcosa ficcato nella zona pancia, zona utero. I vermoni in realtà c'è una teoria che diceva che collegano gli Otherworld, ma no, perché non sono in tutti gli Otherworld i vermoni sono lì come simbolismo, non collegano. Gli Otherworld della seta sono collegati tramite questo tunnel, che anche qui fa un po' da cordone ombelicale, ma non i Greedy Worm non collegano gli Otherworld, no. Ok, non è successo niente di nuovo. Ritorniamo. Cynthia, vediamo Cynthia, cosa è successo a Cynthia. Vabbè, si è stata trovata da lui, da Walter Sullivan. Cosa le sarà successo? Ah, ragazzi, Silent Hill 4 c'ha dei nemici terribili. E questi sono tra i peggiori. Ci stanno i film di Silent Hill? Uno ci sta. Boom! Boom! Questi no, si possono uccidere così. Questi nemici sono chiamati i Wallman, l'uomo nel muro, ok? Vedete, sono queste creature umanoidi, escono dal muro, dal busto in su, che si mimetizzano in base al muro a cui sono attaccati, quindi vedete che in questo caso il muro prendono le sembianze di quel muro, ok? Non hanno proprio un volto, hanno degli artigli con cui ci tirano all'indietro, fastidiosi, ogni tanto ci tirano in avanti, ma chi fa speedrun qui deve tirare dritto, se ti va di sfiga ti tirano tanti indietro o magari ti ammazzano pure. Contate che sto giocando in facile, eh? Cosa potrebbero rappresentare? Possono rappresentare la paura che ha Walter per i muri. Per i muri in che senso? Chiaramente per le stanze, capito? Un posto chiuso, un ambiente claustrofobico, perché lui era tutta la sua vita è rimasto chiuso all'interno della Wish House, un orfanatrofio gestito dal culto, e stava sempre lì in queste 4 mura, quindi un po' la paura magari di stare in questo posto tutto uguale, e non poteva uscire. Ovviamente gli era vietato uscire, era controllato, manipolato, tutto quanto, non può. Un'altra teoria che dicono che potrebbero anche, sono mostri che possono rappresentare le persone che tengono lontano Walter dalla madre, perché se vedete tirano Harry all'indietro, quindi come dire lo portano all'indietro, c'è questa scalinata che lo porta su, ma i nemici lo tirano giù, quindi potrebbero anche rappresentare, diciamo, una teoria, rappresentano le persone esterne che tengono lontano Walter dalla madre, o anche persone che l'hanno ferito, comunque anche perché fanno male, cioè fanno molto danno, provocare dolore, ecco, persone che hanno fatto del male a Walter possono anche rappresentare quello. Che bello ammazzare qua, guardate, cioè mi tirano tanto via. Siamo arrivati. Ok, uscita South Ashfield. Ok, sì, anche le Hitbox sono terribili. Ci sono dei cosmetici sparsi per terra. Questi devono essere di Cynthia. Qui c'è la borsetta di Cynthia, ma se ci fate caso Cynthia non aveva una borsetta. Vabbè, però c'è anche del sangue, chiaramente, che porta all'interno di questo luogo. Bigliettaio. C'è una placca sulla porta. Togliere la placca. Placca della tentazione. Cynthia, nel rituale dei 21 sacramenti, prende il posto della tentazione, al ruolo della tentazione. Chiaro, perché tentazione, ok, è una ragazza molto provocante, flirta, tentazione. Placca dal mondo della metro, raffigura una donna e dice tentazione. E adesso vediamo cosa è successo. Ecco. Walter l'ha presa. No, comics, non sono molto esperta di film. Are
Are you horror. okay? Sì, sto bene, grazie. It's just a dream, right? I think I drank too much last night. I never got to do that special favor for you. I feel like I'm dying. Okay. It's just a dream. Now 16-1-21. Le mette la mano sulla tetta. Anche qui notiamo quanto non sa rapportarsi Harry. Cioè, Harry vede una donna morta, cioè morente, pieno di sangue, e la prima cosa che chiede, che dice è: stai bene? Harry! Ma come puoi dire? Cioè, stai bene? Secondo te sta bene? Cioè, una persona normale dovrebbe: oh mio Dio! E invece Harry, stai bene? Poi vabbè, lei pensa che sia un sogno, è solo un sogno, bla bla bla. Sì, è morta Cynthia, uccisa da Walter Sullivan. Sul petto c'è una serie di numeri 16-1-21. Bellissima la Host Room of Angel, magnifica, bellissima. Una delle mie preferite in assoluto. Tutti i talenti. It's just a dream, right? Che apatico. Sì. Cynthia. Oh, Man, what's that noise out there? cos'è questo rumore? Un'ambulanza, non sa nemmeno come è fatta un'ambulanza. Sì, sì, è totalmente distaccato, sì, sì, esatto. C'è un'ambulanza fuori. Noi abbiamo visto nell'Odor che è appena morta Cynthia. Nel sogno è morta Cynthia, secondo lei, ma qui adesso vediamo che non era un sogno. Sembra quasi un bambino. Eh sì, perché non ha sviluppato, diciamo, le doti comunicative, ecco. Allora. Che lento ad alzarsi da sto letto. Ok, cosa è successo fuori? Ah, se ci fate caso adesso ogni volta che andiamo nella stanza la vita ci viene, recuperata al massimo. Quindi sì, adesso la stanza funziona proprio come una save room. C'è la cassa degli oggetti, puoi salvare, la vita si ricarica. Per ora è abbastanza ok all'interno della stanza, eh. Ci sono un'ambulanza e un'auto della polizia vicino all'entrata della metropolitana. E Cynthia... Eh già, è il luogo, questo è il luogo in cui abbiamo visto per la prima volta Cynthia. Cynthia l'abbiamo incontrata nella metro, è morta nella metro. È abbastanza chiaro quello che è successo, no? Cynthia è stata uccisa nell'Otherworld, ma se muori nell'Otherworld, Hurry up and get that ambulance. muori anche nella Quit vita reale. yapping and move her already. Damn, she's got numbers carved into her chest. I wonder if... Ha dei numeri incisi sul petto. Questa è la radio che parlava. Vediamo un po' che fai lì. Guardate qui che bello, cosa succede.
Guarda che bello Aileen. Aileen, vabbè, chiaramente anche lei nota l'ambulanza, la polizia fuori, quindi cos'è che fa? Si alza e va a controllare anche lei. Che figata sta cosa, che io, beh, i personaggi reagiscono a quello che succede fuori. Molto bello. Andiamo fuori dallo spioncino. Allora, ecco. Vediamo qualcosa di nuovo su queste mani, ragazzi. Io ho fatto notare prima di tenere a mente, cioè di notare che c'erano 15 mani prima. Scure, rosso scuro. Dopo la morte di Cynthia si è aggiunta una nuova mano, la mano numero 16, e se vedete, a differenza delle altre mani, è anche un rosso più fresco. È una vittima fresca. Cosa rappresentano le mani su questo muro che vediamo solo noi? Ripeto, le vede solo Harry, non le vedono le persone nell'appartamento. Rappresentano le vittime di Walter Sullivan. Quante ne ha uccise per ora? Il suo obiettivo è 21. Cynthia è la vittima numero 16. Quindi noi in Silent Hill 4 sappiamo che ha ucciso per ora 16 persone, che andiamo a scoprire man mano quali sono. Sappiamo che la 1 è Jimmy Stone, la 14 è Toby Archbold, la 13 è Sharon Blake, la 16 è Cynthia. Vedremo man mano. Ecco, però ogni vittima che farà Walter, e ne mancano 5, verrà aggiunta una mano fresca a questo conteggio. Una pallina di carta rossa. Sebbene il culto stesso sia ormai scomparso, l'ordine, sono certo che il suo spirito permane ancora. Stanno accadendo troppi fatti strani in quella cittadina. Sto indagando 2 persone, o forse dovrei dire una sola. Ho appena scoperto che cosa sta succedendo. 8 aprile. Questi foglietti che vedremo sono scritti da Joseph Schreiber, che chiaramente lui investigava sull'orfanotrofio della Wish House, sull'ordine e anche su Walter Sullivan. Sto indagando su 2 persone, o vorrei dire una sola, perché nel gioco noi sappiamo che Walter è morto, quindi le vittime perché continuano a lamentare? Ci sono 2 killer? O è comunque lo stesso Walter? Joseph indagava su questo. Man mano che vediamo questi memo rossi, sono tutti appunti scritti da Joseph. Joseph, ripeto che è importantissimo. Le mie scarpe non le voglio cambiare adesso. Ok. Cosa ci resta da fare, ragazzi? Ci resta chiaramente... L'unica cosa che ci possiamo fare nell'appartamento è continuare ad andare nel buco, che magari ci porta da altre parti. Il gioco non ce lo dice direttamente, ma tramite documenti ufficiali, sempre di Silent Hill, siti ufficiali, ci sono rappresentate e spiegate tutte le vittime. Perché non tutti i fantasmi sono presenti nel gioco, non tutti i fantasmi delle vittime sono presenti nel gioco. Oh! Il buco sta diventando più grande. Vuoi entrare nel buco? Il buco si allarga. Oh, aspettate. Prima ho messo in pausa, adesso nel caricamento. Un'altra piccola curiosità. Nei caricamenti tra le varie zone, nei caricamenti si vedono o questi omini, che sono dei fantasmini, o il simbolo Halo of the Sun. Ecco, in particolare questi qui sono tutti i simboli che possiamo vedere nei caricamenti, che sono, vedete, il simbolo del Halo of the Sun, che Halo of the Sun lo approfondiamo in Silent Hill 1, e i vari fantasmi. La cosa curiosa è che in questi caricamenti, se noi utilizziamo l'analogico, guardate, aspettate, cioè analogico destro e sinistro, possiamo cambiare la grandezza dell'omino che esce su schermo, tipo, non so se riesco a farvelo vedere, però guardate, lo posso ingrandire, rimpicciolire, curiosità, però si può fare. Posizione di uomo fetale, posizione fetale, e siamo in una foresta. Vero, anche a me piace un sacco, Ale. Io lo apprezzo molto. Ai ai ai.
siamo in una foresta. In una bella foresta, quindi siamo in un altro Otherworld. Abbiamo un pozzo. Ah, qui abbiamo questa scritta, che cosa significa? Qui abbiamo delle scritte rosse su varie lapidi e alcuni alberi. Qualcuno ha inciso uno strano messaggio, che però Harry adesso non riesce a leggere. Potremo poi leggerle più avanti, perché ci torneremo nella foresta. Buco, entriamo nel buco. Ragazzi, per allora devo entrare in tutti i buchi, mi spiace, perché dobbiamo vedere tutte le animazioni possibili. Anche perché ogni volta che si entra in un buco succede roba diversa, troviamo pezzi di trama, pezzi foglietti che ci spiegano la trama, quindi può essere un po' fastidioso come cosa, ma bisogna farlo, ragazzi. Ripetitive, ma il gioco purtroppo è ripetitivo. Oh! Chi è? Ehi! Mi bussano alla porta! Cioè, mi citofono. Eileen! Help me! Help! Let me out of here! There's something going on in this room. What do you mean? I heard weird noises coming from inside there. Help! Hey, Richard, can you see anything from your window? No. Everything looks pretty normal to me. That's pretty follow. The guy who lives here. What's he like, anyway? I know his name and face, but that's about it. Well, I'm gonna go call the super. Yeah, good idea. Un po' di cose interessanti. Can't hear me. Un po' di cose interessanti qui. Uno, non ci sentono dall'esterno, chiaramente. La stanza non ci permette di chiedere aiuto in alcun modo. Seconda cosa, Eileen si preoccupa di una persona che neanche conosce. Allora, Henry vive da 2 anni in questo appartamento e nessuno lo conosce se non di vista. Anche qui, che tipo di persona è Harry? Riservato, introverso, non ha amici né niente. 2 anni, ma nessuno sa nemmeno chi è, ok? Eileen però, ecco, qui si nota il carattere altruista di Eileen, che si preoccupa delle persone nonostante neanche le conosca, perché ha questo istinto di preoccuparsi, ok? Cioè ed è l'unica attualmente, ok? Che sembra fregarsene, sembra preoccuparsi di cosa succede all'interno di questo appartamento e di Harry, ok? Lato altruistico di Eileen. C'è anche un altro personaggio in questa scena, che vedremo nel gioco prossimamente, Richard Braintree, che Eileen ha detto: lo vedi dalla tua finestra? Perché questo Richard Braintree intanto è uno degli abitanti di questo appartamento ed è esattamente l'abitante della stanza 207, che è proprio questa stanza che abbiamo davanti, questa qui con la poltrona e quella dove c'è la libreria, no? In questo appartamento, poi lo vedremo, poi ogni tanto, ripeto, nelle finestre si vedono degli omini che sono i proprietari delle stanze di questo appartamento, di questo complesso di appartamenti. Ogni tanto lo vediamo qui, in realtà già prima l'abbiamo visto, non so se ci avete fatto caso, ma già si vedeva cosa faceva, lo rivedremo comunque. Comunque quel Richard è il proprietario della stanza 207, che è direttamente di fronte alla nostra stanza, però non riesce a vedere dall'interno, non può vedere dentro la nostra stanza, chiaramente la stanza non glielo permette. Ok, continuiamo nella foresta. Oh no, altri nemici divertentissimi, guardate. Io che cammino. Bei nemici, tutti i nemici divertentissimi in questo gioco. Questi qui sono si chiamano i Hummers, che sono delle creature volanti, un misto di pipistrelli, colibri, ecco. E se sentite fanno il ronzio come degli insetti, un po' come delle cimici. E cosa rappresentano? Rappresentano dei parassiti nella mente di Walter, quindi servono a quello, ad essere dei parassiti all'interno del subconscio di Walter. Cioè immaginate una speedrun in cui ogni 2 secondi molto divertente. Oh, una macchina! Il motore è ancora acceso, la porta del conducente è aperta.
è fermo e con il pedale del freno inserito. Ci sono diversi oggetti sparsi sul sedile. Tra i rifiuti c'è un ritaglio di carte con qualcosa scritto sopra. Ed è un po' che sono venuto qui a Silent Hill. Dove siamo? Quindi siamo nella foresta di Silent Hill. Forse questa volta incontrerò il diavolo. Il diavolo si riferisce a Jimmy Stone, The Red Devil, il diavolo rosso. Ma ogni volta che vengo in un posto da sballo come Silent Hill mi viene molta sete. Ecco perché abbiamo il latte al cioccolato. Jasper Gain. Gain. Io lo chiamo Gain, ma si dice Gain. Vabbè. Là dentro c'è anche un blocco promemoria. Non so cosa intendesse quel ficcanaso quando ha detto la sua dimora è all'orfanotrofio al centro. Il lago è a nord-ovest, dunque il contrario è sud-est. Il ficcanaso, allora adesso abbiamo l'introduzione a questo Jasper Gain. Adesso lo approfondiamo un attimo, però prima di sapere chi è Jasper, chi è il ficcanaso? Chi è questo ficcanaso a cui si riferisce Jasper? Il ficcanaso deve sapere che è Joseph Schreiber. Joseph Schreiber, cos'è che ci fa intuire questa cosa? Cioè, cosa ci fa intuire questa cosa? Che molto probabilmente anche Joseph, come Harry, viaggiava, era rimasto chiuso nella sua stanza e viaggiava in questi buchi in cui ha incontrato Jasper. E ve lo chiama ficcanaso perché, vabbè, Joseph era... investigava su sto culto, bla bla bla, e quindi l'ha chiamato ficcanaso. Poi, sì, è un ficcanaso secondo Jasper. Il ficcanaso ha detto un'altra cosa che non ho capito. Se porti la chiave di sotterrata non puoi tornare, ripone da qualche parte prima di tornare lì. Questo qui è per un enigma che c'è adesso. Quindi cos'è questo posto? Cioè di chi è quest'auto? Di Jasper Gain. Siamo a Silent Hill e adesso vediamo meglio chi è questo Jasper. Eccolo! Ma prima che parli, nuova innovazione in Silent Hill 4 importante. È stata aggiunta in Silent Hill 4 queste cutscene chiamate playable cutscene, che sono delle cutscene in cui tu, giocatore, puoi muoverti. Quindi sono delle cutscene giocabili, letteralmente, quindi che servono per non interrompere il flusso del gioco. Che senso giocabili? Perché lui mentre parla noi possiamo muoverci e c'è questo audio di prossimità, possiamo allontanarci, sentiamo di meno, se ci avviciniamo sentiamo di più. Questa è un'aggiunta che hanno fatto in Silent Hill 4 anche. Questo è Jasper, vabbè, Jasper ci parla, è balbuziente, adesso sentiamo che ci racconta un po' di storie. Quello che dice è interessante, quindi prima ascoltiamo che ci dice. C'era un altro tizio qui prima, un vero ficcanaso, si parla di Joseph Schreiber, perché Joseph Schreiber ha vissuto ciò che stiamo vivendo adesso con Harry. Già ve lo ripeto che Joseph è importantissimo, dovete tenerlo bene in mente questo Joseph. Quindi Joseph prima di Harry ha incontrato Jasper e... a nosy guy. But I was the one who found the stone first. Qui ci parla di questa Nakiona, che è questa roccia che vediamo qua dietro. Natives called it Nakihona. They used it in a ceremony for talking with their dead ancestors. And now those guys are using it too. Call it the Mother Stone. Allora, cos'è che ci ha detto? Gli indiani, tempi antichi, veneravano questa roccia perché la utilizzavano per parlare con i defunti. L'ordine, che vediamo adesso qui è dove si trova l'orfanotrofio della Wish House, avevano il culto di questa Mother Stone. Il culto della Mother Stone è questa setta che faceva parte all'interno della Wish House, in cui veneravano questa roccia. They're just up ahead in that weird building. Operate some kind of crazy religious cult. They used to collect orphans and did things to them. Ok. Kind of
Sì. Ok. Jasper Gin. Ci ha detto un po' di cose interessanti questo Jasper, eh? Poi, ma come fa a sapere così tanta roba questo Jasper? Come fa a sapere di questa roccia, dell'orfanotrofio? Perché Jasper Gin... Intanto sappiamo già perché lo troviamo qui, vero? Sappiamo già cosa succederà a lui, vero? Però, cosa ci fa? Come fa a sapere così tante cose Jasper? Perché Jasper era un fanatico, era un appassionato intanto del paranormale, ma era anche molto appassionato dell'ordine, del culto, di questo culto religioso, dell'ordine. Era proprio un fanatico, era proprio molto fissato, quindi lui andava spesso a Silent Hill, cercava sempre di intrufolarsi all'interno dell'edificio, era molto fissato, era veramente ossessionato. E lui sapeva tante cose, lui sa tante cose di questo culto, cosa fanno, cosa non fanno, bla bla bla. Jasper era amico anche di Bobby, Randolph e Sean Martin, erano tutti e tre amici appassionati sempre dell'ordine di questo culto, del loro culto religioso. Solo che cosa è successo a Bobby, Randolph e Sean Martin? Tutte e due vittime di Walter. Bobby è la vittima numero 2 e Sean Martin, vittima numero 3 di Walter. Jasper si è salvato perché è riuscito a scappare e in realtà non ha ben capito che sono morti, sa solo che sono scomparsi. Sean e Bobby muoiono all'interno del campus, uccisi da Walter, strangolati entrambi, e entrambi i fantasmi non sono presenti nel gioco, quindi sappiamo solamente che sono le vittime numero 2 e 3, erano amici di Jasper, appassionati del paranormale e del culto, morti da Walter per il rituale. Una curiosità su questo Jasper Gin, il cognome Gin, intanto è un cognome che già abbiamo visto in Silent Hill 2, nel quiz dell'ascensore viene citato un certo Ed Gein, se non sbaglio. Ed Gein e Jasper Gein, chiamatelo come volete, come si chiama, è un cognome ispirato da un serial killer chiamato Ed Gein. Scusate, nel quiz dell'ascensore di Silent Hill 2 il killer viene chiamato Eric Gein. Invece, sì, bravo, Leatherface, sì, esatto, mi ero dimenticato. Jasper Gein è stato il cognome ispirato da Ed Gein, che era il Leatherface. Cioè, Leatherface è ispirato al macellaio di una città che non ricordo, che è la vera storia del Faccia di Cuoio, che era un macellaio che uccideva le vittime, usava la pelle delle persone per creare decorazioni nella casa. Di Plainfield, esatto, sì, bravi. Poi, una cosa che non si vede, ma la vedremo meglio dopo, la maglietta di Jasper. Questa è la maglietta di Jasper, cioè sulla maglietta di Jasper si vede questo mostro, che sarebbe l'Incubus di Silent Hill 1, che è uno delle boss fight finali di Silent Hill 1. E Incubus però, anche questo lo approfondiamo quando parleremo di Silent Hill 1. Però questo ci fa capire che Jasper era un fanatico dell'ordine, ok? Molto chiaro, se c'è una maglietta con l'Incubus, Jasper era un fissato dell'ordine. Notiamo che lui balbetta, ora mentre qui ci racconta un po' di cose, balbetta, è balbuziente, ma adesso... Ciao Jasper. Ah, guardate qui. Oh! Cosa rappresenta questa... Madonna. Questa trappola non ho trovato esattamente cosa potrebbe rappresentare, cioè ufficialmente cosa rappresenta, ma molto probabilmente non uccide Harry, non ucciderà mai Harry. Però la vedo un po' come un avvertimento verso Harry, inteso come... Fai attenzione, perché adesso... c'è l'orfanotrofio della Wish House, okay? dell'ordine, quindi qui come dire, come se Harry è sta andando quasi verso la morte, comunque io l'ho visto come un avvertimento per Harry, come dire, non andare. Guardate, qui abbiamo altri manichini dentro. Casino. Silent Hill Smile Support Society Wish House 5S, non è più 4S, 5S Wish House in Comic Sans. Questo è l'orfanotrofio gestito dal culto, E qui questo è l'orfanotrofio Wish House situato nella foresta di Silent Hill. Se proviamo a entrare
è chiuso chiaramente. Guardate qui questo bel Comic Sans di font, magnifico. Qui abbiamo l'orfanotrofio, guardiamo com'è fatto. Boh, sembra ok, è un posto un po' un parco giochi, ma all'interno è un orrore. Andiamo nel buco. Vediamo un po' la radio. Statico. Vediamo se vediamo Richard Braintree, quell'uomo con la cravatta fuori. È riconoscibile per la cravatta in particolare. No, non c'è. Ok. Eileen? Eileen! Con le scarpe sul letto. Che cazzo fa stare così nel letto? Che posizione scomoda. Comunque Eileen è sdraiata sul letto. Bellamente. Vediamo un po' fuori dal nostro spioncino se vediamo qualcosa di nuovo. Porco due! Madonna. Richard! Questo è Richard Brandy. Guarda la sua cravatta particolare. Che poi la vedremo più avanti un attimo. Niente, questo qui ci spia, ma tanto non può vedere da dentro. Ecco. Che creepy. Non me l'aspettavo qua. E se ne va. Qui sentiamo voci di bambini, perché qui siamo nell'orfanotrofio e sentiamo voci di bambini. No, ok, esploriamo un po'. Le 4 porte qua. Vediamo se riusciamo a vedere le femmine dei cani. Vabbè, questo. Vediamo qui altri manichini, tutto rugginoso. Oh, che casino. Guardate qui dove siamo. Non riesco a leggere. Vabbè dai, Harry. Lago Toluca. Eccoli, questa bella immagine incollata sullo sfondo. Lago Toluca, siamo a Silent Hill. Beh, questo l'abbiamo già capito, no? Questo è il luogo dove è stata annegata la Sean Blake. Manca la parte superiore del corpo, che sia una dea o qualcosa di simile. Abbiamo un altro buco. Qualcuno ha inciso... non c'è, cioè, qua hanno sbagliato pure a non mettere il verbo avere. Qualcuno ha inciso uno strano messaggio. Sì, i messaggi rossi non possiamo ancora leggere. Un altro buco. Non ci entriamo. Però ecco, per le persone che dicono ma Silent Hill 4 non è ambientato a Silent Hill, quindi è brutto. Siamo a Silent Hill. Chiaramente non è direttamente ambientato a Silent Hill, non c'è nemmeno la nebbia, se ci fate caso. Quindi due elementi molto iconici della serie. Però, boh, secondo me rimane comunque un Silent Hill. Secondo me rimane un titolo molto valido, un Silent Hill davvero molto valido. Silent Hill 4 è il mio secondo titolo preferito in assoluto della serie. Mi piace un sacco, anche secondo me è molto pauroso. Ed è a livello di trama è sottovalutato. Niente, Richard ancora non c'è. Va bene, ritorniamo. Anche in PT non c'era la nebbia, però la gente non si lamenta di PT, ma Silent 4 sì. Sì. Se guardate da YouTube, fatemi sapere cos'è che vi piace in particolare di Silent Hill 4, sono curiosa, scrivetelo nei commenti. Allora, facciamo qua. Ma guardate, c'è una femmina. Questo qua sotto dove c'è scritto all'opzione è un esemplare di Sniffer Dog femmina. Vedete che è più viola, non ha le orecchie, non ha gli occhi, quella lì è la femmina. Questi verdi invece, tutti gli altri 3 sono maschi. Qui ci dovremmo arrivare dopo in realtà. Un braccio che sbuca dal suolo. Oh, grazie al cielo, è solo una radice di un albero. Aspetta, però non dovevo andare qua, dovevo andare prima dall'altra parte. Nuovo fantasma, ragazzi, nuovo fantasma. Ma chi è questo fantasma? Questo fantasma è Steve Garland, proprietario del negozio di animali, chiamato Garland's ad Asheville. Sì, è il luogo in cui Walter ha ucciso tutti gli animali e ha ucciso chiaramente anche il proprietario. Questo qui è più forte degli altri perché ha un'arma in mano, comunque che se ti attacca fa più male, però. Steve Garland, lo vedremo poi, c'è uno scenario più dedicato a questo personaggio. Comunque lui è la vittima numero 4.
Allora, sì, Garland è un cognome che già abbiamo visto. Lisa Garland in Silent Hill 1. Non è specificato se sono collegati i due, quindi no, è solo probabilmente un easter egg. Comunque è stato ucciso da Walter, vittima numero 4, con una submachine gun. Ha ucciso tutti gli animali e ha ucciso vittima numero 4. Comunque, vero che si nota la caratterizzazione dei fantasmi, vero? Cioè, vedete che si riconosce molto bene ogni fantasma. Oh, un bimbo! Sto bambino è bellissimo. Little boy, what are you doing here? È Jasper. You're finally the third revelation. Something's gonna happen. That nosy guy that was here, he said it too. Something big's gonna happen. Finally, it's gonna happen! Mhm. Sì, vabbè, Jasper. Ripeto che è fissato. Il potere di Vincent. Il bambino è Walter Sullivan. Da bambino. Noi vedremo che in Silent Hill 4, tramite il rituale della Santa Assunzione, oltre ad aver creato questi Otherworld che stiamo visitando, l'anima di Walter è stata divisa in due. Quindi noi vedremo due Walter in questi Otherworld. Una è la parte bambina e una è la parte adulta. Una ha il suo lato innocente, bambino chiaramente, e l'altro, quindi il suo lato buono, l'altra è la sua parte psicopatica, adulta, da serial killer, quindi Walter adulto. Qui c'è il cimitero. Ho scavato una fossa sul fondo della cassa da morto. Ci sono i numeri 11, 1, 21. Comunque credo che sia abbastanza chiaro. 11, 1, 21, l'1 e mezzo sta come sbarra, che vabbè, il gioco lo dice più avanti, ci viene rivelato più tardi come più avanti come plot twist, ma non è più di tanto un plot. Credo che sia abbastanza chiaro che si voglia dire 11 su 21, però vabbè, forse non tutti ci fanno caso. Comunque è la vittima numero 11 su 21. Questo corpo all'interno di questa fossa vuota, sì, è una cassa vuota. È una cassa vuota con sopra inciso 11 su 21. Una lapide interessante, su quella lapide c'è scritto... Scolpita alla lapide la scritta, sulla lapide la scritta auguri alla Wish House. Auguri alla Wish House. Qui dovrebbero essere sepolti i membri della Wish House, quelli morti. Jasper davanti alla porta dell'orfanotrofio. The door won't open. E che facciamo? That nosy guy gave me something really good. Chi ti ha dato? I could let you have it, but not for free. I'm Cosa vuole? really thirsty. I'm so thirsty. Oh, chocolate. Vuole Nesquik. Chocolate. Cioè, noi non mangiamo da 5 giorni e diamo il nostro unico pasto a Jasper. Quindi sì, lui ci deve dare un qualcosa che ci serve per aprire la Wish House in cambio del nostro latte al cioccolato. Quindi per forza, cioè, l'oggetto che ha gliel'ha dato il nosy guy, ovvero Joseph Schreiber. Oh, Fate la maglietta. man, that was awesome. Here, take this. There's something written on it. Ok. Una paletta con una scritta insanguinata. Vuoi prenderla? Certo. Paletta con scritta insanguinata. C'è scritto: di fronte a dove il lago e casa si incontrano, dentro la mano aggrappata al suolo. Questa qui è un enigma. Questa paletta bisogna utilizzarla. In realtà adesso con Jasper devo anche leggere il retroscena su Another Crimson Tome, perché ogni personaggio che adesso incontriamo
ha un retroscena sempre sul sito ufficiale. Nell'Another Crimson Tome ci dice quella cosa che vi ho detto sugli amici di Jasper, Bobby e Sean Martin. Dicono che sì, erano lì, poi hanno incontrato Walter e Walter li ha uccisi. Ecco, potrei anche non leggervelo, qui bisogna scavare. Sì. Chiami sanguinata arrugginita. Sì, in poche parole, in Another Crimson Tome ci dà retroscena di Jasper che dice: circa 10 anni fa, ehi, il diavolo è tuo amico? Verrà presto? Chiese Bobby. Poi lo studente gentile rispose: no, non è mio amico. Non nascondetevi, venite qui ragazzi. Dopo aver sentito il suo richiamo, Sean uscì dall'angolo e andò a unirsi a loro. Ma Jasper non poteva unirsi a loro perché era spaventato in qualche modo e gli tremavano le gambe. Avanti, non vuoi incontrare il diavolo, Jimmy Stone? Per Jasper la voce gentile dell'uomo sembra quella di un diavolo che lo chiama, questo qui era Walter. All'improvviso udì l'urlo di Bobby e dopo la voce di Sean urlare aiutatemi, che rimbombava tutto attorno. Ehi, ti nascondi ancora? Avanti, amico, vieni qui a vedermi, Jasper, disse l'uomo, che è sempre Walter. Jasper era così spaventato che iniziò a scappare, smise di correre davanti a una farmacia in città, pensando di sentirsi al sicuro così lontano da lì. Si girò, ma il diavolo spaventoso non c'era più. Dopo l'incidente, gli amici di Jasper, Bobby e Sean furono dichiarati scomparsi per un po'. Sì, dichiarati scomparsi, ma noi sappiamo che sono morti, li ha uccisi Walter. Jasper è riuscito a scappare, ecco. Allora, abbiamo raccolto una chiave. Chiave insanguinata. Il possessore di questa chiave vagherà in eterno. Questa qui è la chiave per aprire l'orfanotrofio. Però se voi provate ad andare direttamente all'orfanotrofio passando da questo posto, succede questa cosa qui. Guardate qui, tutto sgranato, questo filtro questo filtro da film. Ecco. Cosa succede? Siamo in un loop. Perché? Perché in realtà, ecco, sulla chiave c'è scritto che chi la tiene vaga in eterno. Quindi questo qui è un enigma, no? Voi cosa dovete fare? Dovete andare qua. Qui c'è un buco. Ecco, voi dovete prendere la chiave. Andate nella cassa. Bisogna posare la chiave. Adesso che siamo qui guardiamo che fa Eileen. Sempre là. Ah, Eileen! Ah! Attaccata dalle zanzare o dalle cimici. Da degli insetti, grande Eileen. Io durante la mia maratona speedrun. Vediamo se riusciamo a vedere. Vediamo la radio, vediamo Richard se riusciamo a vederlo. Police arrested a Mr. Suguru Muraki. Questo qui è un easter egg che hanno inserito i sviluppatori del gioco. Suguru Murakoshi fa parte del team Silent che si è occupato della creazione di Silent Hill 4 e hanno inserito questo easter egg, sentite. Hashi, after he was discovered naked, urinating from the top of a utility pole in North Ashfield. Hanno inserito questa cosa divertente di questo Sakuru Murakoshi che fa la pipì da cima di un edificio a North Ashfield. Questo è un easter egg molto carino. Ora che abbiamo posato la chiave andiamo nel buco. Comunque gli enigmi di Silent Hill 4 credo siano davvero molto molto belli e molto innovativi. Ce ne sono di alcuni pallosi, ma alcuni sono molto belli, sono molto originali. E ora che siamo davanti alla Wish House, dobbiamo andare in questo buco, prendere la chiave e ritornare qui, così che possiamo aprire le tigri, è così che possiamo aprire l'orfanotrofio con la chiave. E ora che siamo qui, apriamo l'orfanotrofio, chiave insanguinata arrugginita. Eccoci, Jasper, è entrato pure lui. I wonder what they did here. Ok, questo è all'interno dell'orfanotrofio. C'è un bigliettino scarabocchiato. Hai trovato Alessa. Come procedono le cose con Walter? Questa qui è chiaramente Alessia Gillespie. Come procedono le cose con Walter? Mandami un rapporto scritto. Alessa. Vedete che c'è un riferimento. Oh, ma lui si muove che io non lo guardo.
Jasper, dove stai? I wonder what they did here. Sentite qui le porte. Sta cadendo a pezzi, ma non riesco neanche a leggere il delle pagine. E qua è una parte leggibile. Sentite un attimo, sentite l'audio in sottofondo. Il secondo segno. Una. E poi viene chiusa. Il secondo segno. Dio disse: offri il sangue dei 10 peccatori e olio bianco. Liberati così dai vincoli della carne per ottenere il potere dei cieli. Dalle tenebre del vuoto genera l'oscurità e circondati di disperazione per colui che offre saggezza. Terzo segno, il Signore disse: torna alla fonte attraverso la tentazione del peccato, sotto l'occhio vigile del demonio, vaga solitario nel caos senza forma, solo allora le 4 conciliazioni saranno un allenamento. Questa qui è parte del rituale dei 21 sacramenti, ok, che approfondiremo un po' più avanti, però ok, sono Jasper. Chiaramente Jasper doveva essere la vittima di Walter. Che vediamo che qualcosa va in fiamme. Jasper è entrato in questa stanza e c'è una tavoletta sulla porta. Togliere la placca. Placca della fonte. Jasper coprirà il ruolo della fonte nel rituale dei 21 sacramenti. Fonte perché? Fonte perché ci ha detto cose interessanti sulla pietra che venerano in questo culto, del fatto che c'è un culto in questo orfanotrofio. Ecco, è una fonte, e lo è stata anche per Jasper una fonte, perché anche a Jasper chiaramente ha raccontato ste cose, gli ha dato cioè anche con Jasper comunque ha raccontato queste cose, quindi sia con Harry sia con Jasper è stato una fonte. E se noi entriamo, I finally met him! The one the nosy guy talked about! The devil! vittima 17 su 21, Jasper Gein. Ma Jasper non è morto da parte di Walter comunque. Jasper è morto per immolazione. Cos'è l'immolazione? Io non lo sapevo. Immolazione è un darsi fuoco volontario. Solitamente o lo si fa per protesta o per offerta, come offerta a un dio, a qualcosa. In questo caso chiaramente Jasper era fissato con l'ordine, voleva incontrare il diavolo. Se ci fate caso, Jasper non sta nemmeno balbettando, Questo perché Jasper, quando è in una situazione di eccitamento, di eccitazione, perché lui voleva incontrare il diavolo, voleva scoprire più sull'ordine, ecco, è excited. Lui, per questa causa, a cui chiaramente lui è tanto devoto, fanatico di questo culto, tutta sta roba, si è sacrificato, quindi si è dato fuoco in segno di offerta a il diavolo, come dice lui, che forse dice aver incontrato il diavolo. Ora non so esattamente se il diavolo si riferisce a Walter, non credo sia Jimmy, probabilmente si riferisce a Walter, forse ha avuto una visione di Walter, in qualche modo ha visto Walter, probabilmente, ok. 17 su 21. La fonte, vittima numero 17. A special news report. In a forest near Silent Hill, the burned corpse of a 30-year-old male was discovered earlier today. The police have ruled it a homicide and are investigating. The numbers 17121 were reportedly carved into the man's body. Due to the marks on the victim, the police are investigating possible links to the Walter Sullivan case 10 years ago. 10 anni fa. 10 anni fa. Dovete sapere che Walter Sullivan ha avuto 3 round di uccisioni. 10 anni fa ha fatto le prime 10 vittime, poi 7 anni fa ha fatto dalla
dalla 12 alla 15 e adesso attualmente farà dalla 16 alla 21. Dovrà fare dalla 16 alla 21. Sono 3 round, quindi 10 anni fa ha iniziato ufficialmente la sua serie di uccisioni ed è arrivato alla 17 con Jasper Dean. Comunque abbiamo capito che se si muore nell'Overworld si muore anche nella vita reale, ok? Fanatico totale. Madonna che paura. Chi è? Chi è? È lui? This is the superintendent. Are you in there, Henry? Chi è il Help custode? me! There's something wrong with this room! L'abbiamo scoperto prima Let chi è me il out of custode. here! Is anybody home? Niente, dobbiamo fare l'ultimo scenario, ragazzi. Mi sa che arriviamo a finale 2. Bene, Evo. What's going on here? Dobbiamo fare un ultimo scenario, se no siamo fuori tempo. Comunque lui è il sovrintendente, il custode degli appartamenti, Frank Sunderland, padre di James Sunderland. Che adesso ovviamente Eileen ha avvertito il custode e lui sta cercando di aprire la porta, però senza successo. E adesso Super Nintendo. Sei lì, cazzo di follow. Right key. Chiaramente la stanza Walter non vuole che si entri in questo appartamento. Rumori dall'interno. Già. Qui Same sono. one back then. Perché? Perché con Joseph Schreiber è successa la stessa identica cosa che sta vivendo Henry. Di allora si riferisce a Joseph. Guardate un po' dietro le mani. Se ne è aggiunta una nuova, un'altra bella fresca manina, quella di Jasper, la vittima numero 17. Quindi abbiamo 17 mani, 15 mani col sangue secco e 2 sangue fresco. Have a new Basta addition con to sto the zoo. animale. Last night at 3 a.m., a female baby tiger was born, Cucciolo della and both femmina, mother della and tigre, child are madre, reportedly doing figlio, just fine. madre, figlio, madre, figlio, madre, figlio. Il buco è ancora più grande, il buco è cambiato di nuovo e mi sembra di udire delle voci di bambini, di nuovo. Altri bambini. Eccoci, ora siamo spiaccicati per terra anziché in posizione fetale. Comunque. Vado, c'ho una fame assurda. Sei cieco. No, la trama è interessante, però sì, il gameplay è perché io so cosa fare. Ciao Falcao. Ah, c'è qualcun altro. Tutte le persone... Ragazzi, tutte le persone che incontriamo negli Otherworld saranno tutte le vittime di Walter. Ma Harry? Perché Harry non muore? Boh, vediamo. Ok, ora ci troviamo in un edificio circolare. Non so se ricordate, ma abbiamo letto un documento in cui Joseph ha trovato, insieme all'edificio dell'orfanotrofio della Wish House, c'era anche quest'altro edificio, un edificio circolare che lui sospettava fosse o una prigione o un luogo di culto. Ecco, questo è il posto a cui si riferisce. È una struttura circolare, ok, una torre a 3 piani circolare in cui sì, era gestita dall'ordine, ma è il posto, è praticamente come se fosse un inferno sulla terra. Se ci facciamo caso adesso, ora, se adesso ricordate, nella metro e nella foresta abbiamo visto degli elementi, cioè Walter ha un po' decorato a modo suo sia la metro sia la foresta, c'erano dei manichini in giro, delle gabbie,
colore rosso un po' in giro. Ecco, la prigione non verrà assolutamente decorata dal subconscio di Walter, perché non c'è bisogno di rendere un Otherworld, praticamente un Otherworld sulla Terra, un inferno sulla Terra. Questo luogo si chiama la Water Prison ed è la prigione acquatica, ed era un luogo in cui venivano portati i bambini d'orfanotrofio per essere puniti. Sia che facevano i bravi, sia che facevano i cattivi, venivano mandati qua. E come vedete, queste qui erano le celle in cui venivano messi i bambini dell'orfanotrofio. Cioè, questo è un luogo terribile. Infatti vediamo proprio che Walter non lo decora, non è che non lo rende più pauroso di quello che già è, perché non c'è bisogno. Ripeto, non lo decora, perché è già come se fosse un inferno sulla terra. Questa è una prigione in cui venivano mandati i bambini, queste celle, in condizioni terribili. C'era un sacco di pressione, cioè di tortura, oltre che fisica, vedremo anche psicologica. All'interno di queste celle vedremo anche le testimonianze dei bambini in queste celle, alcuni hanno scritto dei graffiti, roba terribile. L'unico luogo in questa prigione che Walter si vede che ha immaginato è la cucina, perché lui nella cucina non c'è mai stato. C'erano delle dicerie sulla cucina, ma non c'è mai stato ufficialmente. Comunque, però, questa qui è una prigione. È particolare l'architettura di questa prigione. Infatti, la prigione è strutturata a mo' di panopticon, inventata dal filosofo inglese del XVIII secolo Jeremy Bentham. Praticamente è una struttura circolare, come vedete, una struttura circolare che offriva, cioè costruita in modo circolare, vedete, forse così vedete meglio, che serviva per avere un'osservazione a 360 gradi di tutte le celle. Infatti questa architettura veniva utilizzata per lo più per le carceri, per le prigioni. Fatta, vedete, c'erano delle celle esterne e poi all'interno c'era un altro edificio più piccolo in cui c'erano le guardie. Ecco, ed funzionava molto bene perché bastavano una, massimo 2 guardie per avere visione completa di tutti i prigionieri nelle celle, che erano più di una centinaia, quindi 1 o 2 guardie per guardare una centinaia di prigionieri, quindi ecco come funzionava. La struttura di questa Water Prison di Silent Hill 4 è strutturata in questo modo, un panopticon. È un po' diversa da questa struttura che vedete qui, perché in questo caso, vedete il buco lì sopra, tutte le celle avevano un buco, da cui stanza centrale controllava i bambini, quindi venivano osservati. Cioè, pensate che brutto essere osservati poi un bambino, cosa può mai aver fatto un bambino per questa pressione psicologica così terribile? Poi guardate qui, se entriamo nella cella si vede anche dei passi, si sentono dei passi, perché qui ci vuole far capire come la sensazione di essere osservato, ok? Poi, ecco, ricordate i Wallman, che ho detto la paura dei muri di Walter, che aveva paura sia perché lui rimaneva all'interno di questo orfanotrofio, sia quando lui rimaneva all'interno di queste celle, che sono proprio quattro mura. Guardate che condizioni terribili, tutto ruggine, tutti terribili. Infatti dovete pensare che questa Water Prison è molto peggio di quello che vi ho detto, perché era una struttura in condizioni pietose, aveva dei sistemi di sicurezza terribili. Cosa succedeva? Allora, nelle celle venivano messi i bambini, solo che molte celle erano difettose e rimanevano chiuse, non potevano più essere aperte. I bambini però rimanevano dentro bloccati. Cosa succedeva all'interno delle celle? Morivano di fame. Quindi, in questo posto è un inferno, anche perché ci sono stati un sacco di morti di bambini, di cadaveri di bambini
in questo luogo? Semplicemente perché rimanevano bloccati all'interno della cella. E vedremo che questa prigione però ha un sistema di rotazione dei piani. Si possono rotare, mi sembra, il piano 2, il secondo e il terzo piano, quelli dell'ordine, per non far vedere ai bambini proprio un cadavere. Cioè, a parte che cioè, è successo le cose più terribili al mondo, però il cadavere poi non lo facciamo vedere, cioè tortura psicologica, fisica, però un cadavere non lo facciamo vedere che poi vengono influenzati. Cosa facevano? Praticamente tramite questa rotazione dei piani facevano cadere i cadaveri nella cucina. E nella cucina si dice che i cadaveri sparissero. Ma in quale modo sparivano? C'era questa diceria che i cadaveri che venivano fatti cadere nella cucina venivano cucinati e venivano dati in pasto ai bambini nella mensa. Ok? Cioè, un posto tranquillo, vero? Cioè, questo è assolutamente uno... Ecco, questo posto è tremendo, sapere tutte queste cose. Oltre al fatto che adesso nelle celle abbiamo la testimonianza di alcuni bambini che scrivono, che si lamentano, adesso li vediamo. Comunque è molto pesante come luogo, ok? Ma in realtà non è ancora finito qui. Non è ancora finita qui, ragazzi. Ecco perché lo definisco l'inferno sulla terra, che Walter lo rappresenta nell'Otherworld esattamente come nella realtà. Perché per lui, cioè, non può esserci qualcosa di peggio della prigione che è già reale, capito? Non ci può essere qualcosa di peggio di un luogo in cui succede tutta questa roba terribile. Ed è incredibile comunque che questo gioco non sia stato censurato, che poi è uscito nel 2004. Cioè, un gioco in cui i bambini vengono uccisi, cadaveri, eccetera, eccetera. Cioè, non diretti, però c'è questo retroscena. Però Rule of Rose nel 2006 viene censurato, viene bannato nelle UK, perché si dice che si seppelliscono i bambini, quando non è vero. Però Silent Hill 4... Ok, 18+, però non viene censurato. Questa cosa è incredibile. Qui abbiamo anche dei nuovi nemici, questi funghi che escono. I toadstool sono dei funghi velenosi che crescono, ci sono due tipologie, vedremo. Questa qui è la prima tipologia, che sono di colore marroncino, rossi marroni, chiaramente sono dei parassiti, sono dei funghi. Diciamo che i funghi comunque sono collegati ai cadaveri, e anche questo ci fa capire un fungo in una prigione in cui muoiono i bambini, cadaveri. Vedete che sembra che ci sia una specie di testa, ok, sulla punta. Cosa potrebbero rappresentare? Anche questi, un cordone ombelicale e la testa del feto. E comunque sì, i funghi, oltre ad essere simbolo di morte, sono anche simbolo di decomposizione, parassiti, e comunque c'era un signore che ci chiamava, per adesso vedremo chi è. Ecco qui, un graffito, sembra ancora la scrittura di un bambino. Mi stanno guardando dalla camera centrale. C'è un biglietto scritto in maniera approssimativa per terra. Che fortuna, finalmente sono scappato dalla cella, ho deciso di esplorare bene questo edificio. Il posto più terrificante è il seminterrato del primo piano. A nord-est c'è una cucina, ma accanto a nord-ovest c'è una camera della morte. Per entrarvi occorre inserire i numeri giusti. Non conosco i numeri ed era troppo buio per vedere il pannello e così non sono entrato. He's gonna kill me. Kill me. Ciao, chiusa a chiave. He's gonna kill me. Walter. He's gonna kill me. Questo personaggio è l'unico che si merita davvero la morte in questo gioco. Questa qui sarà la vittima numero 18 di Walter Sullivan. Ed è il carissimo Andrew De Salvo, una persona di merda, chiaramente. Siamo in un posto di merda, c'è una persona di merda. Lui era la guardia della Wish House e della Water Prison. Per conto dell'ordine, non faceva parte dell'ordine, ma lavorava per loro, ok? Ed era un uomo molto violento nei confronti dei bambini. Li picchiava tanto per... Cioè, non è che li picchiava perché facevano i cattivi, che comunque non è giusto. Però lui li picchiava per il gusto di farlo. Quindi è proprio una persona terribile, una persona molto violenta. Era anche alcolizzato. Picchiava i bambini, era pure alcolizzato, ubriaco, figuratevi. Terribile questa persona. Si pensa che lui sia stato anche responsabile della morte di uno degli amici di Walter, che si chiamava Bob. In Another Crimson Tome abbiamo un po' del suo retroscena.
Nella Wish House non c'erano abbastanza guardie per sorvegliare i bambini, per questo pochi uomini non affiliati all'organizzazione religiosa vennero assunti per poter ricoprire quel ruolo. Uno di questi era Andrew De Salvo, era sempre ubriaco ed era violento con i bambini, per questo motivo venne soprannominato Grasso Maiale, perché è anche grasso, ok? Dalle altre guardie e dai bambini. A Andrew non importava se i bambini rispettavano o infrangevano le regole, era violento con i bambini ugualmente. Ehi tu, delinquente, vuoi andare a giocare nella foresta? Non me ne frega degli insediamenti del culto. Hai il permesso? Non me ne frega. Qui comando io. Se giochi di nuovo nella foresta senza il mio permesso, te ne pentirai. Mentre urlava queste parole, colpiva i bambini. Ehi, noi abbiamo il permesso di Dio, non lo sai, dissero i bambini. Non dovete rispondere mocciosi, disse Andrew. Andrew continuò a colpire i bambini. Non comprendi le parole di Dio. Il grasso maiale sarà pulito da Dio. Sussurravano i bambini in cuor loro mentre si massaggiavano le guance gonfie. Questo è Andrew De Salvo, ragazzi. Quindi io, questo qui se la merita la morte, non me ne frega niente. Ciao. Quindi, sì. He's gonna kill me. Walter's gonna kill me. E ti sta bene. Cioè, fa bene. Qui abbiamo un cappio. Cioè, che brutto vedere, sapendo che qua c'erano dei bambini, c'è un cappio. Ne ho abbastanza di essere osservato. Roba tosta. Era un biglietto scritto in maniera approssimativa. Per arrivare nelle sale di sorveglianza al centro dell'edificio devi usare gli scivoli per cadaveri nelle celle. L'ho detto prima. Tuttavia queste celle sul primo e secondo piano sono chiuse a chiave. Questo perché i bambini non li scoprissero. Così bisogna arrivare al primo piano da una delle celle del terzo piano. So come fare, ma è molto complicato. Inoltre le luci funzionano solo sul terzo piano. Consapevole delle cose che ha fatto, certo che è consapevole, infatti ha paura di morire perché sa che Walter lo sta cercando, anche perché è stato chiuso all'interno della cella sicuramente da Walter. La TV si è acceso, non ricordo che l'ho acceso, perché si è acceso da solo, oltretutto non va l'elettricità e si è acceso. E tutte queste robe strane che succedono nella stanza, tutto molto atmosfera del terrore. Ah, guardate, ecco, finalmente si vede Richard che dorme. Eccolo lì, Richard Bentry, quello con la cravatta particolare. Le mie scarpe. Ora che ci penso, quando e dove ho comprato queste scarpe? Ah, anche le scarpe, fate caso alle scarpe. C'è un ritaglio di carta rossa infilato qui dentro. Ultimamente ho la sensazione di essere in pericolo mortale. Nella mia vita ne ho viste di tutti i colori, ma non ho mai provato una simile paura, così pura ed animale. In caso dovesse accadermi qualcosa, ho deciso di annotare ciò che ho preso a beneficio di chiunque abiti adesso nell'appartamento. Capite perché Joseph sta scrivendo? Questo è Joseph, chiaramente, che scrive. E perché lui scrive per i prossimi proprietari dell'appartamento, per avvertire anche loro di quello che sta succedendo. In questo caso, questi appunti sono arrivati a Henry, il nuovo proprietario. Sto indagando il plurimo omicidio avvenuto 7 anni fa, in cui 10 persone furono uccise in 10 giorni. Benché assassinati in modo diverso, le vittime avevano tutte una cosa in comune. Avevano tutte i seguenti numeri incisi su di loro, nell'ordine dei loro morti. 0121, che sarebbe 1 su 21, 2 su 21, 3 su 21, fino a 10 su 21. Il nome del loro assassino avevano anche quello inciso addosso. Il suo nome era Walter Sullivan. Andiamo fuori dallo spuncino. Frank Sunderland che parla con qualcuno? Con Eileen. Bastardo di merda! Fuori dal mio appartamento! Fuori dal mio giardino! Ok, beh, ritorniamo. Ok, ora noi dobbiamo andare giù. Oh no, ci sono di nuovo questi dracchi. Ecco. Beh, allora, qui dobbiamo raccogliere la chiave. E una chiave. Puoi prendere questa chiave. Chiave per uscire dalla prigione acquatica. Qualcosa c'è scritto qualcosa. Per accendere le luci delle celle sul terzo piano, gira questa ruota idraulica. Ricorda che l'acqua deve scorrere nella direzione della ruota idraulica. Naturalmente devi anche aprire la paratoia sul tetto. Allora, voglio far vedere. Oddio, qua ci sono di nuovo sti cavoli. Voglio far vedere giusto questa porta, perché più avanti succederà una cosa un po' diversa. Guardate qui. Abbiamo un generatore e guardate lì, c'è una porta gigante con un bel simbolo Halo of the Sun. Altro buco, devo entrare di nuovo nel buco, ragazzi. Eileen. È carina. Ah, è diventata serissima.
Scioccata. Dove sta ridendo per qualcosa. Sullivan quanti anni ha? Ne ha 34. Cioè quando è morto ne aveva 34. Chiave. E andiamo su. Guardate questo posto qui. Guardate che c'è la nebbia qua. Vabbè, chiaramente la torre, questo edificio non è alto fino in cielo. Questa era, vabbè, ok, creato da Walter il fatto che fosse così alto. Però per un bambino, capito, magari una torre alta sembrava più alta di quello che era, quindi pensavo arrivasse in cielo, quindi dove c'è la nebbia, dove ci sono le nuvole, ok. Sicuramente sotto il punto di vista di un bambino, il fatto che sia così alto, non era realmente così alto, chiaramente. C'è qualcosa scritto su della carta, sembra con la scrittura di un bambino. Me la sono fatta addosso, devo lavarmi i pantaloni così nessuno lo scopre. Oh, ho appena visto un'ombra, credo che qualcuno mi abbia visto. Cioè, patati. Mi sono fatto la pipì addosso. Ah, qui comunque abbiamo altri nemici, sono delle sanguisughe, altri parassiti. In realtà queste qui rappresentano l'odio di Walter verso le sanguisughe, perché vedremo una nota in cui viene detto che Walter è stato obbligato da Andrew De Salvo a bere dell'acqua o un liquido con delle robe nere dentro. Quelle robe nere dentro erano delle sanguisughe, quindi Walter è stato obbligato da Andrew De Salvo, questo stronzo nella cella, così per divertimento fargli bere dell'acqua con delle sanguisughe. Quindi Walter ha sviluppato questa paura per le sanguisughe. Sempre parassita, Walter che si sente un parassita per la madre, sempre lì siamo. Potrebbero anche rappresentare l'influenza del culto su Walter. Non so se ricordate, nell'Horror di Silent Hill 2 parlo dei creeper, che sono degli insetti che troviamo molto spesso, che quegli insetti rappresentano un po' la potenza della città, quanta influenza ha la città su James. Ecco, vedete magari anche queste sanguisughe come i creeper di Silent Hill 2, ovvero l'influenza del culto su Walter. Quindi ce ne sono di più sono grosse, più è forte l'influenza, ok? Vedete dove è diventata precisamente la prigione? E si trova a Silent Hill. Dovrebbe essere un luogo vicino alla Wish House, non si sa esattamente dove sia, ma un luogo vicino, dovrebbe essere vicino a Wish House e probabilmente si trova a Silent Hill. Per un posto così terribile si deve trovare per forza Silent Hill. Guardo sempre lo spioncino della camera di sorveglianza e a volte è lì. Lo so perché vedo un'ombra muoversi e sento i suoi passi. Tanta la tortura psicologica a questi bambini è assurda. Ah, possiamo anche schiacciarli, sì. La bottiglia è piena di polvere nera. Questa qua non so esattamente. Oh, non so esattamente cosa sia questa polvere nera. È un graffito, non sembra scritto da un adulto. Mi sto mettendo molto le dita nel naso. Poveri bambini, sì. Cioè, è atroce leggere queste cose. Cioè, il bambino che si mette le dita nel naso, il bambino che si è fatto la pipì sotto. Tutte le celle che sono chiuse, tutte celle rimaste bloccate, in cui probabilmente è morto un bambino all'interno. Perché il sistema di sicurezza di questa prigione non esisteva, c'era un luogo fatiscente, vecchio, non ristrutturato chiaramente, se ne fregavano un cavolo l'ordine dei bambini che morivano, pertanto loro si occupavano dell'ordine, utilizzavano i bimbi come l'orfanotrofio come seconda facciata, ecco, la facciata bella era l'orfanotrofio e dietro c'era il culto, chiaramente non ne fregava niente dei bambini, ok, chiaramente. Qua abbiamo tanti libri. Un graffito. Sono un piccolo genio. Ho trovato la risposta all'enigma della camera di sorveglianza. Luce e acqua. Beh, qua ci dà un suggerimento per l'enigma. Che adesso c'è nella water prison. Che terribile sto enigma. Nuovo nemico. Nuovo nemico che secondo me è uno dei migliori ed è anche il mio preferito. Mi piacciono molto i fantasmi, ma anche questi qui sono i Twin Victims. Che ansia, ve lo trovate davanti che vi punta così, ansiogeno. Le vittime gemelle. Questi qui sono, allora, esteticamente sono dei gemelli siamesi, neonati, addormentati, con sotto, vedete, queste braccia giganti con cui usano per muoversi e attaccare, e sono ricoperti da questa camice sporco, rovinato. Colore pallido. Cosa rappresentano? Può rappresentare l'attaccamento che ha Walter a sua madre, ok? Perché sono un tutt'uno praticamente, i gemelli siamesi, quindi Walter e la madre, proprio l'attaccamento ossessivo che ha Walter nei confronti della madre, può rappresentare questo. Così come tutti i fantasmi che vediamo sono le vittime di Walter.
C'è però un'eccezione per 2 vittime in particolare, ovvero i fratelli Billy Locane e Miriam Locane. Le vittime numero 7 e 8 di Walter Sullivan sono fratelli, però questi qui sono gemelli siamesi, questo è il mostro rappresentante dei gemelli siamesi. Billy e Miriam Locane non vengono rappresentati sotto forma di fantasmi in Silent Hill 4, ma vengono rappresentati sotto forma di mostro, ed è l'unica eccezione. Curiosità, nella intro di Silent Hill 4 si sente il verso di questi nemici che fanno molto acuti. Nel gioco hanno un verso diverso, hanno un verso più molto più profondo, sì, perché viene cambiato nel gioco finale il verso che fanno, mentre invece nella intro si sente il suono della beta di questo nemico. Il fatto che ti punta cosa significa? Sì, puntano perché Harry non si trova a caso in questo luogo, chiaramente. Loro lo puntano e dicono, ogni tanto si sente che dicono receiver of, ricevitore di cosa? Lo scopriremo, perché in realtà tutte le vittime e tutti i mostri sanno cos'è che fa Harry in questo momento negli Odor, lo sanno benissimo perché è qua, e sanno chi è, infatti dicono lui è il ricevitore di... però beh, ci attaccano, Dun dun. Attaccano così, ok. Sono molto ansiogeni perché ve li trovate come statue, ok? Ti puntano così e poi vi corrono addosso. C'è scritto qualcosa sulla carta, così sembrerà che sto dormendo. Erano dei passi quelli, chissà se mi hanno visto. In tutte le celle ci sono tutte testimonianze dei bambini. Qui altri... C'è un graffito qui, sembra ancora la scrittura di un bambino. Voglio nascondermi, ma non posso. È un diario. Ieri abbiamo avuto stufato di manzo. Nella mensa ho sentito che c'è una camera della morte dietro la cucina, che prendono la carne direttamente dai cadaveri e la cucinano. Questo mi ha fatto davvero paura. Certo, era una diceria, però i cadaveri sparivano, quindi... potrebbe essere vero. Non è ufficiale che cucinavano i bambini, però sono nei guai. Mi sono messo davanti alla camera di sorveglianza e ho gridato a squarciagola, ma non è uscito fuori nessuno. Allora dobbiamo aprire... no, dobbiamo girare la valvola qui per attivare la ruota idroelettrica, così che riusciamo ad attivare le luci, e poi dobbiamo fare l'enigma in cui giriamo i piani della prigione per andare nella cucina. Ora noi dobbiamo trovare qual è la cella con i letti insanguinati, aiuto, così che riusciamo a cadere tramite gli scivoli nel seminterrato, nel basement floor. Fare sta roba! Avete sentito? Ha detto receiver. L'ha detto. Ok, letto insanguinato. E abbiamo anche l'ultimo letto insanguinato. Siamo nelle docce. Aperto. Queste sono le docce, ragazzi. Ora qui c'è l'enigma per girare i piani. Vedete, qui vabbè, c'è il documento che ci dice: questo posto continua a deteriorarsi, le porte di molte celle non si aprono più, di conseguenza i bambini che vi stanno dentro non possono più uscire, ma meno loro ne sanno e meglio è. L'ho detto prima. Non riesco ad aprire le porte, ma da questa stanza posso vederli diventare ogni giorno più emaciati, senza la possibilità di nutrirsi o di lavarsi. Stanno diventando dei piccoli fagottini grigi e puzzolenti da dentro. Abbiamo seguito il suggerimento di un ingegnere e ci siamo sbarazzati dei cadaveri scavando una fossa sotto delle celle. Poiché ogni piano di questo edificio può essere ruotato indipendentemente, possiamo sbarazzarci dei cadaveri, senza che gli altri se ne accorgano, allineando verticalmente ogni cella contenente un corpo. PS, capo, scommetto che muori dalla voglia di vedere la camera degli interrogatori dietro la cucina. Capisco come ti senti, ma hai notato? Ci sono 3 camere con letti insanguinati, una è al primo piano, una al secondo piano e una al terzo piano. Se allinei quelle 3 camere, bingo, è fatta. Quindi poi dobbiamo allineare i 3 letti per attivare la corrente. Documento...
Per controllare bene i bambini è importante che le celle siano ben illuminate. Le luci sul terzo piano inizialmente servivano da riflettori. Come precauzione in caso di blackout furono allacciate ad un generatore di riserva. Nel seminterrato c'è un generatore idroelettrico. Per illuminare il primo e il secondo piano usa gli scivoli per l'eliminazione dei cadaveri. Poiché ciascun piano di questo edificio può essere ruotato, è possibile illuminare ogni cella allineando i buchi. Questa operazione, ripetuta regolarmente, è un modo molto efficace di incutere paura nei bambini e assicurarne la disciplina. PS capo, se giri la maniglia al centro di questa stanza puoi facilmente ruotare le celle. Non puoi ruotare al primo piano, quindi allinea il secondo e il terzo piano come con le celle del primo piano che hanno letti macchiati di sangue. A proposito, usando lo spioncino in questa stanza si può vedere dove è il letto insanguinato. Ok, quindi secondo piano 4 volte a left, a sinistra. Invece al terzo si ruota 2 volte a destra, una specie di promemoria. Il numero segreto per aprire la porta in fondo alla cucina questo mese è 3002. 0302. Grazie per la cooperazione. 0302 e c'è 0302, la stanza 302. No, non l'ho aperta però adesso, scusami. Beh, lo scopriremo adesso. Stay in there. Please. Perché se non li rimane i letti non si accende la corrente, lo possiamo andare avanti. Guarda che bella sta scena. Ho messo in pausa qui perché, allora, qui Andrew sta un po' chiedendo perdono a Walter. Ma guardate qui che bello. Andrew De Salvo in ginocchio dopo tutto quello che ha fatto. Si scusa al piccolo Walter. E Walter cosa che fa? Il bambino Walter, che dovrebbe rappresentare l'innocenza, si gira, gli dà le spalle e se ne va. Non dice una parola. Però questa scena è molto bella perché qui Walter bambino, che è simbolo dell'innocenza, cioè nemmeno la parte più innocente di Walter può perdonare un qualcosa di così terribile che ha fatto questo Andrew De Salvo. Questa scena mi piace molto questa angolazione dall'alto perché Walter bambino giudica, cioè dice come dica e così sia, cioè il destino è scritto che tu devi morire e sai cosa? È giusto che sia così. Non farò niente per fermare questa tua morte perché te la meriti. E mi piace un sacco questa scena che gli dà le spalle, lo giudica e se ne va. Ecco, vabbè, Andrew qui, Henry. Who's that boy? His name's Walter. Walter Sullivan. I used to work in the orphanage watching the kids. I'm Andrew De Salvo. They tried to make it seem like an orphanage, but according to that town's holy scriptures, it was actually the center of their religion. That kid Walter, he was really into that mumbo jumbo. Especially that descent of the Holy Mother business. Discese dalla Santa Madre. Scary. La discesa della Santa Madre e il rituale diventano sacramenti. Oh my God. Oh vabbè. my God. Vabbè, lui sa cosa gli accadrà. Chiaro. Sì, ecco, qui c'è data un po' di retroscena, ok. Ah, qui abbiamo un'altra variante dei toadstool. Questi sono altri funghi, però questi qui sono la variante bianca, che anziché avere la testolina mantengono la loro stessa grandezza, un po' come i nostri dei serpentelli, capito? Ah sì, noi dobbiamo andare adesso di nuovo al terzo piano e cadere di nuovo nel buco, in teoria. Ok, se c'è il sangue è giusto, se i letti sono allineati è giusto. Ok, comunque il codice della cucina è 0302, che se ci fate caso è il numero della stanza 302. Questo perché c'è la luce, ok? Questo perché dovete sapere che ok, nella cucina Walter non c'è mai stato, quindi adesso vedremo che la cucina è il luogo più immaginato da Walter. Si vede chiaramente come immagina dalle dicerie di questa cucina, che è un luogo di tortura, venivano mangiati i bambini, cucinati i bambini. Vediamo chiaramente l'influenza, cioè come l'ha creato nel suo mondo questa cucina. Placca sulla porta, togliere la placca della vigilanza. Questa Andrew De Salvo sarà la vittima numero 18 sotto
il ruolo della vigilanza, perché lui era la guardia, quindi ecco, vigilanza per questo motivo. 0302. Il codice, no, anche, ecco, vabbè, vediamo com'è fatta la stanza. Il codice 0302, probabilmente anche questo non era il vero codice della cucina, ma Walter non sapeva il codice, i bambini non sapevano il codice. In questo Otherworld, chiaramente Walter è l'Otherworld di Walter e quindi ha creato lui un codice della cucina. 0302, il numero della stanza 302, a cui lui tiene molto. Cioè, guardate che luogo, cioè, seghe, cos'è questo luogo? Chiaramente non è reale una roba del genere, ok? È come lo immaginava Walter bambino, un luogo infernale, che non è così tanto lontano da un po' da quello che succedeva normalmente in questo posto. Comunque adesso andiamo nella stanza e salviamo. Eccolo, Andrew De Salvo, morto, annegato, vittima 18. Un po' messo come fosse in croce. Minchia, sono un quarto! Gli sta bene. Nemmeno Walter bambino è riuscito a perdonarlo. Simbolo dell'innocenza, figuratevi chiunque altro. Sembra quasi incompleto, sì, perché è stata ricreata secondo la visione di Walter bambino, ma non c'è mai stato in quella stanza, non è mai stato nella cucina, quindi l'ha immaginata in quel modo. Quella è l'unica stanza ricreata nell'Otherworld. Bene. Ah, sì, mi sono attivata la doccia. Ma andiamo a vedere la prossima volta, ragazzi. Bene, primo episodio andato, ragazzi, so che è stato lunghissimo. Niente, ci vediamo al prossimo episodio. Se guardate da YouTube lasciate un mi piace e un commento, fatemi sapere se c'è qualcosa che vi è interessato particolarmente, qualcosa di nuovo, eccetera eccetera. Grazie davvero per la visione. Nella descrizione trovate un link con tutte le fonti utilizzate per la realizzazione di questa lore run, e se vi va di supportarmi di più, da oggi è disponibile il mio account Patreon. Patreon è una piattaforma che vi permette di ottenere tramite un abbonamento mensile tantissimi vantaggi. Per quanto riguarda il mio canale troverete esclusive sui prossimi video, sulle prossime lore run, spoiler su questi, anche sui miei prossimi cosplay, esclusive, foto inedite, eccetera eccetera, e molto altro ancora, quindi dateci un'occhiata. Ovviamente troverete anche tutti i miei appunti delle mie lore run, con tutte le foto appunto dei miei appunti sul mio quadernino, sui miei quaderni segreti. Quindi niente, grazie a tutti ragazzi per l'attenzione, ci vediamo alla prossima.